Siamo in diretta. Siamo in diretta? Ci siamo? Vediamo. Ok. Sì, eccoci. Allora, ragazzi, ciao a tutti. Oggi facciamo la seconda diretta del nostro gruppo. Ovviamente ci sono io, Marco, c'è Paolo, il proprietario di casa, diciamo. E poi abbiamo qui con noi Davide. Allora, Davide, che adesso si presenterà, insomma, ci dirà un pochino qualcosa di sé. Ragazzi, intanto, prima di tutto, buonasera a tutti. Davide è un art director dentro un'agenzia di Milano che si occupa di comunicazione e la diretta di oggi, diciamo, l'abbiamo pensata proprio per dare una visione da una parte di chi usa le intelligenze artificiali per mestiere e al tempo stesso per chi le usa a scopi, diciamo, più personali, più artistici. Davide, infatti, adesso ce lo racconterà, si occupa per lavoro di comunicazione, mentre invece ha una passione per la fotografia. Nell'ambito di questa passione ha scoperto le intelligenze artificiali. È circa un annetto, mi pare, se non mi ricordo male, che le utilizzi. Sì. Partito con Midjourney, poi ha scoperto Stable Diffusion e da lì il mondo. Mi posso permettere? Vai. Ci acceschiamo un attimo perché ho l'impressione che intanto che si raduna un po' di gente. Quanti siamo? Sì. Vedo Massimo Vecchio. In questo momento qua abbiamo uno spettatore, siamo tre guest e Ciao. uno spettatore. Massimo, siamo tutti per te. Passiamo alle domande. Esatto, passiamo alle domande. Esatto, passiamo alle domande. Siamo un pochino in differita. Sì, c'è la questione della differita. Ragazzi, ecco, pensate 10 minuti. Vabbè, dai, facciamo che si può cominciare, in effetti. Allora, intanto ricordiamo, se per chi è presente, se cliccate sul pulsante di StreamYard ci dà la possibilità di vedere i commenti con l'autore di chi l'ha scritto, così poi li passiamo in sovrimpressione. Allora, Davide, a te. Allora, buonasera a tutti. Sì, come diceva Marco, appunto, io ho questa doppia anima, insomma, anima da art director, per cui mi occupo di comunicazione, lo faccio da circa 30 anni, forse qualcosa in più. E poi c'è quest'anima invece che è sempre molto legata comunque alla comunicazione, però è lato passione, la passione, e lo faccio attraverso la fotografia, che nell'ultimo anno ha trovato è andata in rotta di collisione, diciamo, con l'intelligenza artificiale. E nello specifico, appunto, ho cominciato a giocare, perché questo è il mio approccio in genere sulle cose creative, giocare con Midjourney, perché è quello che ti dà, come mi ha sempre spiegato, raccontato Paolo, è quello che ti dà immediatamente dei risultati wow, e sono anche quelli che ti permettono poi di andare avanti, perché se sei incentivato, poi almeno io funziono così, se ho un po' di incentivi io poi vado avanti, dopo la quarta porta in faccia invece tendo a non andare avanti. Per cui Come l'hai scoperto Midjourney? Midjourney l'ho scoperto attraverso un altro mio collega alla lontana che si occupa di design di prodotto, e avevo visto un suo bellissimo progetto proprio di design aveva fatto un progetto su degli zaini, ed ero rimasto sbalordito dalla varietà di proposte, dalla qualità anche delle proposte. E da lì mi ha spiegato, mi ha detto di entrare in questa che chiama tribù di esperti o comunque di appassionati di Midjourney, e sono entrato, ci ho messo lo zampino e poi mi sono calato completamente. Quindi amore a prima vista proprio.
È abbastanza, al di là di alcuni, io non sono tecnico per nulla, assolutamente, al di là di alcuni problemi di settaggio di Discord e quelle cose lì, poi quando ho lanciato il mio primo prompt e ho visto i risultati, ho detto, cavolo forte, nel senso che ho sentito proprio una vibrazione strana e da lì ho provato le mie prime, quelle che chiamo le vertigini, la vertigine creativa, cioè una sensazione di siamo di fronte a qualcosa che veramente sta cambiando le cose in modo importante. Di quando parliamo più o meno, secondo te? Ti ricordi che mese era? Se più di un anno, da quelle parti lì? No, poco, forse anche meno di un anno, forse meno di un anno. Ed è stato un percorso proprio con un'evoluzione, proprio un picco di crescita pazzesco, cioè incredibile. Meno di un anno. Ecco. Domandona, questa è bella secondo me. Cosa hai provato tu rispetto agli altri che dicevano vabbè però sta merda non fa manche le mani, cioè detta molto in maniera spiccia. Non fa muovere le mani. Vedere una possibilità che poi ci porta oggi, insomma, molto più software molto più potente. No, allora, io sono un curioso, come ti ho detto, di natura, per cui non mi fermo di fronte ai detrattori in generale, per cui mi piace metterci mano, mi piace sporcarmi le mani, per cui mi interessa relativamente quello che dicono gli altri, soprattutto quando sparano a zero, perché secondo me, ripeto, a me piace avere un mio punto di vista sulle cose, ma questo è fisiologico. Essere daltonico per me mi mette comunque in una posizione in cui io devo avere un mio punto di vista sulle cose, che è abbastanza unico, per cui, e questo è proprio il mio atteggiamento in generale su tutto ciò che è nuovo. Per cui diciamo, amore a prima vista, cotta immediata. Cotta immediata, vertigine, ma anche paura e sgomento, perché comunque di fronte a una roba così forte ho avuto anche una certa paura, ho detto, è una roba che non riesco neanche a immaginare dove possa andare, e poi non avevo controllo, non che adesso ce l'abbia, sia chiaro, però mi rendevo conto che era una roba che sfuggiva completamente al mio controllo. E allora facciamo una domanda che magari sarebbe stato più il caso farla alla fine, ma partiamoci proprio dall'inizio. Okay. Una vertigine, un senso di straniamento, magari penso, perché è quello che ho provato pure io. A che cosa è dovuto però? Cioè, secondo me è più una cosa di potenza che improvvisamente ti senti di poter far tutto, o di Sì. paura perché dici caspita, qua No, rischio il lavoro, insomma. No, credo che almeno per lato mio è esattamente come la vertigine, sono che soffre tra l'altro davvero di vertigini in modo esagerato, e la vertigine per me è semplicemente un'attrazione fortissima al vuoto, per cui mi sono reso conto che c'era una fortissima attrazione a qualcosa che era veramente forte, cioè che aveva in sé un potenziale tuttora completamente inespresso, secondo me, altissimo, e mi sentivo attratto, ma nello stesso tempo avevo anche una certa paura di tutto ciò che era che è ancora ignoto per me. Per cui ho la sensazione che abbiamo davanti delle opportunità pazzesche, e talmente pazzesche che mi sgomentano, e lo vediamo nel proseguire, nelle nuove release, nelle nuove cose. Ogni giorno comunque ci sono novità, lato video, lato audio, lato qualsiasi cosa, e ogni giorno ci sono cose che ribaltano tutto ciò che avevamo acquisito fino a una settimana fa, ed è incredibile. Io ogni giorno che mi sveglio mi sento obsoleto. Sì, è vero, non l'avevo mai provata sta sensazione. Mai. È una salita verticale che non sai quando finirà. Allora, senti, passiamo invece nel vivo della diretta. Con cosa hai iniziato? Cioè, nel senso, tu appassionato di fotografia che incontra la generazione delle immagini. Perfetto. Okay. Su cosa l'hai applicata? Che tipo di lavori ci hai sviluppato e dove ti hanno portato rispetto, diciamo, a quello che facevi prima?
Allora, una delle prime cose che ho fatto, su cui ho lavorato tanto, erano le stazioni di servizio. Io ho da anni ormai fotografo le stazioni di servizio, ho cominciato per un momento così di smarrimento mio a fotografarle di notte, perché avevo un'insonnia che non mi mollava. Allora andavo in giro e fotografavo le stazioni di servizio per la città, fuori città, perché mi rilassavo così, impiegavo il mio tempo e andavo a fotografarle. E ne ho fatte diverse versioni, le ho anche presentate al Milano Photo Festival in due edizioni, e ho pensato a come potesse aiutarmi appunto l'intelligenza artificiale a reinterpretare questo tema a me caro, e ho cominciato a lavorarci. Ci ho lavorato cercando una mia cifra stilistica, cercando un mio punto di vista, ed ne sono nate appunto tutta una serie fatte con Midjourney, di cui sono contento, perché comunque mi hanno restituito un'immagine. Premesso, io ho sempre fotografato in bianco e nero, questa è una cosa importante, e invece con l'intelligenza artificiale ho approcciato a modo mio, col mio modo di vedere i colori, al colore, e cerco anche molto il colore, ripeto, a modo mio, perché io comunque vedo i colori in modo sfalsato, per cui questa cosa mi ha aperto un nuovo modo di comunicare e di vedere attraverso il colore che prima non consideravo, o comunque per me prima era rumore e facevo fatica a gestire. Quindi... E su questo tema qui, perché a me piacciono tanto, lo sai, le foto che fai sulle stazioni. Con l'intelligenza artificiale hai puntato più su ottenere un qualcosa di più realistico, diciamo, della realtà, o hai pure giocato magari con concetti di stazione di servizio in altri ambienti, con altri paesaggi e così via? Ho provato tutti e due gli approcci, nel senso che all'inizio ero abbastanza orientato a cercare il fotorealismo, perché mi intrigava capire quanto si poteva spingere la tecnologia, e quanto ormai lo è ormai nella direzione del fotorealismo. Poi ho provato a virare invece nell'interpretazione del soggetto, per cui quelli che sono i soggetti che io ritengo più interessanti sono quelli che hanno quasi una vena pittorica, tra virgolette, come trattamento, e soprattutto mi sono immaginato, e in questo poi Midjourney nello specifico mi ha aiutato tantissimo, mi sono immaginato degli ambienti, delle situazioni che in Italia non troverò mai, cioè fanno più riferimento magari ai deserti americani, per cui queste situazioni isolate. Vabbè, l'archetipo proprio della gasolina. Assolutamente. E per cui una specie di strumento di viaggio fantastico. Assolutamente, sono andato in posti che ancora non ho visitato, almeno non fisicamente, e li ho fatti miei a modo mio, ovviamente. Ed è stato molto interessante come approccio al progetto. Per cui inizialmente fotorealismo, poi ho detto no, vediamo di come posso comunque trasmettere o comunicare o mettere su carta virtuale questo tipo di idea che ho in testa, senza necessariamente fare qualcosa di strettamente legato alla realtà in modo fotorealistico. Ed è nata una cosa appunto che inaspettatamente mi convince molto di più che non fare cose fotorealistiche, benché siano comunque non siano estremamente astratte, anzi non sono. Adesso. Una domanda, visto che si parla di Midjourney e tu sai cosa penso di Midjourney, tu sei uno di quelli che riesce a fare quello che vuole con Midjourney. Ci provo con grande... e ci riesce abbastanza, dai. Sì, diciamo Ho che visto i tuoi... insisto molto, e quando trovo il filone poi lo cavalco, diciamo, cavalco l'onda, assolutamente. Ecco. In questo è secondo me diverso da quello che è Stable Diffusion,
in cui hai una vastissima diciamo, possibilità di scelte, di opzioni, così che ti permettono di indirizzare alla partenza lo stile piuttosto che quello che vuoi ottenere. Poi dopo ci devi lavorare, però puoi già impostarlo fin dall'inizio. Allora, sulla scorta della tua esperienza, su questo aspetto, quindi il riuscire a portare Midjourney verso la tua visione, a chi comincia? E che cosa dici? Cosa diresti? Cosa suggeriresti? Perché devo dire che credo che siamo ancora nella fase in cui Midjourney penso che stia ancora crescendo tanto, sta facendo cose incredibili, secondo me è un progetto bellissimo. Con l'ultima release poi sto vedendo cose che a me piacciono davvero tanto. E anche nuove feature, la style reference che è meravigliosa, E assolutamente. devo dirti che mi sta tentando parecchio, nonostante io sia un fan. Per cui, ma tu cosa consiglieresti a chi si avvicina? Allora, ovviamente, tu sai, io dico sempre, il target di Midjourney è diverso dal target di Stable Diffusion. Tutto sommato però ci può essere una parte di quel target che vuole usare le potenzialità, che sono tante, di Midjourney per fare invece quello che vuole lui e lei, insomma esso, no? Quale via, quale approccio consiglieresti? Cavolo, domandona, ma io parto da un presupposto che secondo me devi avere un'idea. Se non hai un'idea, non importa lo strumento che utilizzi, secondo me ti lasci troppo guidare dallo strumento. Per cui è fondamentale, ma nel mio lavoro in generale, cioè se non hai le idee e hai tante pistole cariche, spari ma senza beccare il bersaglio. È meglio avere delle idee ancora magari a livello embrionale, però più o meno definite e poi su quelle andare a lavorare. Poi lo strumento secondo me è abbastanza relativo, cioè io non ho mai piegato e mai lo farò, spero, non ho mai piegato la mia creatività in funzione dello strumento, anzi ho sempre cercato di fare l'esatto opposto, ho sempre cercato di trovare degli strumenti che meglio si adattassero a sviluppare e a dare forma e magari anche dignità alle mie idee, per cui partire dalle idee fondamentalmente. E questa è la prima cosa che mi viene da dire come approccio. Ed in questo Midjourney mi ha aiutato, perché comunque è uno strumento che mi ha aiutato sia a dare forma alle mie idee, ma poi non avendo questo controllo, almeno per il lato mio non ho un controllo totale, c'è tra ciò che chiedo e ciò che lui mi restituisce, c'è un gap di non so cosa succede, che a volte è quel gap che è di meraviglia, a volte ciò che mi restituisce è ancora meglio di quanto mi aspettassi. Devo dire che hai toccato, lei hai già parlato prima della storia del non controllo totale, no? Sì. E visto che ci torni, mi dai la possibilità di farti la domanda che volevo farti prima, proprio su questo aspetto. Allora, l'idea che mi sono fatto, perché anche con Stable Diffusion c'è questa cosa, no? Nel senso che non hai un controllo totale. L'idea che mi sto facendo, man mano che le uso, man mano che vedo le cose che vengono prodotte con le varie intelligenze artificiali, mentre inizialmente pensavo che questa mancanza di controllo fosse un difetto, sto cominciando a pensare che invece possa anche essere un non difetto, ma anche addirittura anche una cosa positiva. Tanto è vero che mi è venuto da pensare che se domani mi proponessero un'intelligenza artificiale che fa esattamente e solo quello che gli dico io, non credo che la prenderei. O quantomeno manterrei attiva la possibilità di avere un AI che un pochino fa come vuole lei, lui, esso. Perché poi da questa cosa qui, in effetti, mi sono reso conto, quando mi metto a giocherellare, come fai tu, con qualche prompt, a cercare di capire, approfondire, testare, così, la sorpresa che ti dà, dandoti quello che non ti aspetti, di fatto può essere preso anche come un germe creativo. Per cui devi saperlo cogliere, questo è fondamentale, no? Perché può spiazzarti, ma se non sai cogliere quella cosa lì, passa e il prompt successivo è perso.
Però ecco, secondo me è un aspetto fondamentale e importante di questa interazione con la macchina. Assolutamente d'accordo. Cioè, io ti dico, è un po', facendo sempre riferimento al mio lavoro, è un po' come se io parlassi, briefassi, per usare un termine molto da agenzia di comunicazione, un mega creativo che sia un illustratore, fotografo, che gli dico: guarda, la mia idea è una stazione di servizio in una zona desolata, eccetera, eccetera, atmosfera un po'... Ma tipo sì, a me piaceva Wes Anderson, ah sì, figo, eccetera, eccetera. Poi c'è quella parolina che è fai tu. Questo è il brief, poi fai tu. Nel fai tu, poi l'illustratore creative fotografo interpreta la mia idea, il mio input, e a volte fa delle cose che sono lontane, sono fuori brief, tornando ai termini d'agenzia, e a volte invece reinterpreta, prende e fa suo il progetto e restituisce qualcosa che è oltre le aspettative. Per cui questo è un po' il mio approccio, cioè come se avessi un super collega, super bravo, che a volte fa un po' quello che vuole lui, perché si fa prendere dall'estro creativo e esce dai binari, e a volte invece stupisce. E questo secondo me è la cosa molto interessante, nei limiti, cioè poi cerchiamo di evitare che le uscite di binario siano troppe, perché sennò è anarchia creativa. Però questo lo trovo interessante e mi ha un po' ridimensionato appunto sull'approccio, sullo strumento. Per cui non sono più, ho un po' meno questa ossessione del controllo, ecco. Tant'è che non la cerco più, cioè cerco più che altro di avere le idee chiare, ecco. Avere le idee chiare sì, il più possibile, e poi lasciare che le cose vadano un po' nella direzione che naturale, se di naturale si può parlare. Io vorrei tenere l'esempio dell'agenzia di comunicazione perché c'è una domanda forse che fa pure ridere. Ma allora, secondo te, l'intelligenza artificiale, qualsiasi essa sia, è uno stagista di talento? È un senior che ci dà una pista? O è un copilota, come lo chiama Microsoft? Che cos'è? È tutte e tre Titolare? Che cos'è? è tutte e tre le cose, cioè per come lo uso io in agenzia è tutte e tre le cose. È un infaticabile lavoratore, è uno che non deve fare la pipì, e per cui non si ferma perché deve fare la pausa sigaretta, non deve fare la pausa sigaretta. No, scherzi a parte. Oggi, guarda, per dire, oggi stesso l'ho usato per generare in modo random una quantità importante, voglio dire, nell'arco di 20 minuti, perché quello era il tempo che avevo a disposizione. Gli ho detto di generarmi una quarantina di allestimenti punto vendita, e ne ha buttati fuori una quarantina, di cui 35 assolutamente in fuori brief, fallimentari, sbagliati, inguardabili, però altri 5 avevano dentro qualcosa di interessante, per cui insomma è un grande generatore, è un infaticabile collaboratore, è tante cose. Io lo uso molto in questa direzione. Noi prima, diciamo, off records, parlavamo pure del brainstorming, cioè strumenti di intelligenza artificiale ci servono come partner che ci aiutano a riflettere, ci danno il là per riempire la pagina bianca, ci danno lo spunto, ci fanno ragionare. Ora, tu ti sei trovato meglio ad avere un partner che ti aiuta nella tua disciplina o che ti aiuta in discipline che non tocchi? Faccio un esempio. Tu ovviamente hai a che fare più con la grafica, quindi Midjourney, quindi Stable Diffusion. Hai provato invece a utilizzare strumenti testuali o domani video in modo tale che magari quello che tu non sai fare ti aiuta la macchina? Quale delle due cose pensi sia più importante? O tutte e due, chiaramente. Le ho usate tutte e due, nel senso che uso ChatGPT in versione Plus ormai da diverso tempo,
e mi aiuta a sviluppare idee, concetti, fermo restando che secondo me il lavoro di art director non è soltanto pensare visivo, ma è pensare in generale, per cui molto spesso il lavoro di art director entra nel lavoro del copywriter e il lavoro del copywriter entra nel lavoro dell'art director, quindi c'è questo valzer creativo di scambio di ruoli che è classico delle copie creative, secondo me. Non ti porta a un senso, diciamo, finale di solitudine, nel senso, ok, c'ho chi mi aiuta sulla parte che non so fare, a lungo andare farò tutto io. Come dubbio, chiaramente. No, non sono ancora arrivato a questo tipo di pensiero o di paura. Io per natura sono un co-creativo, a me piace la cooperazione, la co-creazione, la collaborazione, per cui come approccio mio proprio sui progetti a me piace coinvolgere gli altri, essere coinvolto dagli altri. No, non ho mai creduto nella figura del one man band, se andremo in quella direzione non lo so, mi auguro di no, perché sarebbe secondo me un impoverimento, mi auguro di no, cioè, mi piacerebbe pensare invece che ci sia un po' più di sovrapposizione e di collaborazione, mi auguro di no, onestamente, ancora non sento questo tipo di pericolo. Ti è capitato però che usando le intelligenze artificiali hai tagliato, vabbè, in gergo nostro tagliare le curve, cioè ho abbreviato un processo, ho tolto persone nel mio lavoro. Hai avuto qualche stridore da questo punto di vista? E poi arriviamo all'applicazione lavorativa. Sì, mi è capitato, però, ripeto, mi è capitato di fare un progetto che si chiama Strangers, è un progetto sono sostanzialmente degli angioletti tipo Toon che hanno in mano delle armi, dei fucili, dei Kalashnikov. E questo progetto aveva bisogno di un concept dietro a sostegno. Ho lavorato assieme a un mio carissimo amico Copi che mi ha dato appunto una forte mano a sviluppare la cosa, e poi la parte invece più testuale, più diciamo più di manovalanza l'ho fatta fare in parte da ChatGPT, ma poi ho voluto comunque il suo tocco, il tocco umano, il tocco l'estro, quella cosa lì l'ho voluta comunque di nuovo. Ho voluto di nuovo che intervenisse il mio amico perché è fondamentale, per cui c'è stato un momento in cui ho smarrito la strada, poi ho detto no, io comunque questa è l'ossatura, lo scheletro, ma ridammi di nuovo quel tocco magico che solo tu sai dare, per cui di nuovo sono tornato a co-creare. Fantastico. Arriviamo all'aspetto lavorativo, ovviamente non parliamo di clienti, applicazioni, eccetera. Per cosa le hai usate le intelligenze artificiali e in cosa ti stanno aiutando nel lavoro? Quindi proprio progetti pratici, insomma. Allora, l'ho usato, tanto la mia gatta, se vedete, si sta svegliando. L'ho usato per fare brainstorming, per fare branding. A me piace fare branding, quindi sviluppo dei logotipi dei marchi e loro poi declinazione. L'ho usato per fare brainstorming, dandogli in pasto quello che era una sorta di brief, e mi ha generato molte bozze, molto diciamo embrionali assolutamente, alcune di un'ingenuità pazzesca, però nella quantità è qua che entra un po' in gioco poi l'esperienza, se vogliamo, di chi comunque questo lavoro lo fa da qualche anno, di saper cogliere nel caos magari quelle che sono le strade interessanti, e poi su quelle ci metto poi mano e torno a lavorare come una volta, diciamo. Però ho generato tante idee e questo mi ha aiutato appunto poi a fare, è un po' come si fa nel brainstorming, butti fuori tante idee, nessun tipo di abbandoni completamente il giudizio e poi fai raccolta e selezione.
ho fatto un lavoro di questo tipo. Quindi anche per cose, diciamo, che non sono online, che rimangono sulla rete, anche cose fisiche, anche cose, sì, anche dispositori cose piuttosto che pack, queste cose qui. più tradizionali, sì, assolutamente. Tech, per dire, ho lavorato proprio ieri su delle varianti carnevalizie di una brand famoso che fa crema spalmabile, non dico altro. Quante saranno? Vabbè. E mi ha aiutato perché ne ha generate una quantità pazzesca e mi serviva appunto per creare questa presentazione e per avvallare anche il fatto che comunque si poteva lavorare con l'intelligenza artificiale per fare delle special edition. Ed è stato incredibile perché, ripeto, tempo pochissimo, con il giusto input ha generato una quantità di variabili e di varianti notevole, assolutamente. Questo ci porta a due temi, chiaramente senza andare sempre nello specifico. Come cogliere queste cose in azienda e se ne hai qualcuno, che tipo di riscontri vedi dai clienti? Come cogliere queste Rose e fiori oppure no? Non ho capito, ho perso tutto rose e fiori oppure no? No, allora, come cogliere queste cose in azienda? Beh, tanto introdurre, secondo me, questo tipo di tecnologia mi sembra limitante, di novità, diciamo. Presuppone, secondo me, un cambio di atteggiamento, quindi di mindset, prima cosa. Come coglierle? Quindi cambiare l'atteggiamento, sapere che comunque c'è questa grande opportunità, capirne il potenziale o almeno intuirlo e accettarlo, cominciare a inserirlo all'interno dei flussi di lavoro. Inizialmente non capirai dove incastrarlo, io non l'ho ancora capito, sia chiaro, cioè, però lo inserisci all'interno del flusso di lavoro in qualche modo, poi capisci che magari lì non funziona, lo sposti, funziona bene per generare brainstorming, va bene, funziona bene per generare artwork, va bene. Quando hai trovato il modo per inserirlo all'interno del workflow, del flusso di lavoro, le cose cominciano a girare lentamente. Però è fondamentale, secondo me, un cambio di mindset, assolutamente, cioè, questo è fondamentale, se no lavori con un atteggiamento, se no, non so come dire, hai un atteggiamento, uno stato mentale vecchio su un'opportunità che è ultra nuova, cioè non so, è difficile da dire, però il cambio di atteggiamento, di mindset, ripeto, è la prima cosa da adottare dal punto di vista aziendale. Io solitamente questa roba la risolvo con la scalabilità, scusami adesso. E praticamente faccio semplicemente presente, ragazzi, a parte che sta roba qui sta qua, non è che domani se ne va, quindi usiamola. E secondo me l'accento sul fatto che con uno puoi avere 100, 1000, 10.000 secondo me è proprio la leva giusta. Quindi forse in azienda si può anche iniziare a ragionare per quantità, cioè a parità di ora, perché l'azienda chiaramente si basa sull'ora lavorata. Tu fino a ieri, fino ad oggi ottieni uno, da domani, dopodomani potresti ottenere 1000, 10.000 e non ci torni più. Quello forse potrebbe essere una leva, è paurosa però. È proprio paurosa. Però io più che della quantità mi sono sempre stato affascinato dalla qualità, che è una derivata della quantità, perché se io genero 100 idee, poi riesco a fare la raccolta delle 3 più interessanti, ho di nuovo qualità su quantità, per cui torno di nuovo alla qualità, perché la quantità è lavorare come dei pazzi, con dei ritmi sempre più forsennati, per produrre sempre di più in sempre meno tempo, e non è il futuro che io mi immagino, che io vorrei, non è il futuro. Non ci può essere questo futuro qua, cioè proprio se ti fai pure il conto della serva è impossibile. Non lo voglio, torno a coltivare patate, non l'ho mai fatto, andrò a coltivare patate. Senti, io avrei una curiosità stimolata da una parola che ha usato prima Marco, clienti. Mm-hmm. Ma nel senso, i clienti chiedono
o sanno che ce l'hai? Bella domanda. Allora, considera che io non sono l'interfaccia diretta col cliente in quanto creativo, ho una serie di filtri, aziendalmente parlando, tra me e il cliente. Poco, secondo me poco, tant'è che nelle presentazioni, se ci sono dei contributi interessanti in termini di AI, tendiamo a sottolinearli, perché comunque al momento è valore aggiunto, al momento ha ancora una, diciamo, sì, diciamo che ha un'accezione di novità, quindi di innovazione, appunto, che va un po' ancora sottolineata. Poi diventerà una cosa che verrà, probabilmente tra un po' saremo così assuefatti che daremo per scontato il fatto che certe cose siano state fatte con l'intelligenza artificiale, ma al momento secondo me va ancora un po' sottolineata. Se uno se ne accorge, perché ormai il grado di realismo penso Sì, sia là, insomma, non è molto distinguibile, ecco. sì, assolutamente, assolutamente. Cacciamo fuori un bel lavoro? Cacciamo fuori, cavolo, sì, Condividi. magari. No, cosa posso farvi? Posso farvi vedere le stazioni di servizio, visto che ne abbiamo parlato. Vi faccio vedere. Allora, io adesso non conosco lo strumento, per cui abbiate pazienza, farò dei pasticci, però ho detto che non sono un tecnico, per cui ho le mie... Condividi lo schermo. Direi che condivido questo. Ok. Immagino che adesso vediate la mia scrivania, che però ha il vantaggio di essere molto pulita, sono della Vergine. Ok. Queste Ecco, in sono questo momento qua si vede solo la tua scrivania. Ok, perfetto. Non ho nulla da nascondere. Allora, vi faccio vedere queste gas station. Non so se le vedete. Le vedete? No, forse solo la Forse finestra. hai condiviso la finestra di StreamYard, non il tuo desktop. Ok, quindi aspettate. Quindi devo interrompere la condivisione. Sì. Allora, spegni schermo. No, presenta. Presenta. Spegni schermo. Ok, adesso Presento. Condividi schermo e gli dico di condividere che cosa? La finestra. è il momento di dire è il bello della diretta? Ok, no, forse ci siamo. Sì, è il bello della diretta comunque a prescindere. Gas station, schermo intero. Ok. Ovviamente impreparato, questo lo possiamo dire. Ok, adesso ci vedremo duplicare. Ok. Perfetto. Vai. Ok, tornando a noi. Ok. Queste sono appunto quelle che io chiamo il gas station, che sono gli AD. Facendo riferimento al lavoro di Boccioni, ogni tanto mi piace fare queste citazioni dotte, colte. Inizialmente i primi lavori che avevo fatto fotografici erano foto in bianco e nero, come ho detto, che erano quelli che vanno, quelli che restano, facendo riferimento appunto al trittico degli stati d'animo di Boccioni, e l'ultimo di questo trittico è appunto fatto con l'intelligenza artificiale e sono queste gas station, stazioni di servizio, che ho chiamato gli AD. Come vedete, adesso non so se la qualità dello streaming rende, restituisce, però vi chiedo di fidarvi, di fare una sorta di atto di fede. Non sono totalmente fotografiche queste cose, non hanno un fotorealismo esagerato e comunque, come vedete, sono talmente minimal che sono quasi irreali. E sono tutte stazioni di servizio che ho immaginato in un contesto che sicuramente non è quello italiano. Sono stazioni di servizio fotografate, immaginate di notte in questa atmosfera un po' nebulosa, alcune di giorno, molto minimal, eccetera, eccetera. Però hanno tutte più o meno questo gusto, questo stile, questa atmosfera
minimal. Io sono uno molto minimalista nel mio lavoro, quando e dove posso. C'è qualche termine, diciamo, ricorrente nei prompt che usi o di volta in volta cambi? No, diciamo che una volta che ho trovato il termine, il prompt corretto, poi vado a fare delle piccoli aggiustamenti per avere delle varianti. Però per arrivare al prompt, diciamo, generativo madre, chiamiamolo così, ci devo lavorare veramente, veramente tanto, e parlo di centinaia e centinaia e centinaia di lanci. Poi rifiniture, eccetera, eccetera, anche perché poi con Midjourney, parlo di Midjourney perché è quello che ho utilizzato, puoi lavorare tanto sul prompt quanto su tutta una serie di parametri di un certo tipo. Poi in questo caso specifico ho lavorato anche con lo Style Tuner, che è una nuova feature da qualche mese. Non ho ancora lavorato con lo Style Reference, che è un'altra cosa che è fresca di Midjourney, con cui sto lavorando tanto e mi sto divertendo da matti proprio. Qui c'è Massimo che se ci chiede se le immagini sono totalmente AI, quindi penso stia chiedendo se c'è post-produzione oppure no. Queste zero post-produzione, come Midjourney le ha fatte. Non c'è nessun tipo di post-produzione, assolutamente. E queste sono... Ops, scusate questo effetto Gondry, vecchia maniera. Interrompi condivisione, ok. Allora, Paolo, ma tu riesci a mettere i commenti a video così ci recuperiamo qualche Sì, domanda? cominciamo in ordine cronologico, Sì, assolutamente. perché, aspetta, Quella di ne Angelo era è una, bella. esatto, Pop. Fammelo ritrovare, eccolo qua, Angelo Cucchetto. Bella domanda, Angelo, bella domanda. Non lo so, nel senso che possibilità di commercializzazione vede per la sintografia oltre a visuals per l'advertising? Se parli di sintografie da artista, tra virgolette, non lo so, perché quando entri nell'ambito della, di nuovo, virgolette, arte, non saprei, cioè, quanto vale un taglio nella tela? 50 milioni di euro, 3 euro. E il mercato dell'arte è difficilissimo, totalmente, ecco, questo è davvero incontrollabile, secondo me, altro che Midjourney, per cui non saprei dirtelo. Che tipo di commercializzazione farne? Non lo so. Posso dirti che io sto cercando adesso di fare delle collaborazioni. Mi è capitato, anzi, mi è stato chiesto di collaborare, ad esempio, con un mio amico che fa il designer di gioielli, e stiamo lavorando insieme su sintografie che creino delle atmosfere all'interno delle quali poi si caleranno i suoi prodotti, che sono gioielli veri, cioè gioielli fatti in materia vera. E questo è un modo per commercializzare la sintografia, nel senso che io metto a disposizione questo tipo di servizio, prodotto, chiamalo come vuoi, e diventa qualcos'altro di nuovo, perché comunque si avvale anche del lavoro fatto dal mio amico che fa appunto gioielli. La sintografia in sé non so veramente dirti. Sto facendo, guarda, ti dico, il 2 o il 3 di marzo, il 2 e il 3 di marzo farò un mercatino, parteciperò all'interno di un mercatino della fotografia tradizionale con delle sintografie che dopo, se volete, vi faccio vedere anche che tipo di sintografie sono, e voglio vedere, sarà un test, perché voglio vedere come reagisce il pubblico che passerà, che ci sarà, 2, come reagiranno i fotografi, perché sintografia è una cosa, fotografia è un'altra, e teniamole ben separate, soprattutto con i fotografi, perché sennò si creano dei casini pazzeschi. E vediamo, io le porterò al mio lavoro, ha una storia, c'è un'idea dietro, e sono curioso di vedere, gli darò un mio valore e vediamo.
Non posso dirti altro, faccio fatica a dare a capire cosa se ne possa fare. Una curiosità, ma tu al Milano Sunday Photo, visto che è questa la Sì, manifestazione, ti esatto. presenti come un sintografista, sintograforo o come un fotografo che fa anche sintografie? In questa edizione mi sono presentato nel mio profilo e mi presento come sintografo, che non so neanche se esista come parola, come sintografo, per cui c'è proprio la fotografia da una parte, io faccio tutt'altro, genero immagini, Quindi sarà il corpo estraneo? sarò assolutamente il corpo estraneo e vediamo l'effetto che fa. Mm. È un terreno talmente da esplorare, talmente pionieristico che non ho la risposta da dare a Francesco Angelo. Angelo, non ho una risposta da dargli, almeno non io. C'è da dire una cosa, se mi posso permettere, che io ho già cominciato a vedere, ma le abbiamo anche condivise nel gruppo, delle mostre fatte da gallerie d'arte, che quindi tutto sommato cercano di vendere. Comunque, mostre fatte da gallerie d'arte, mostre di opere generate con intelligenza artificiale ed esplicitamente esposte come opere fatte con l'intelligenza artificiale. Per cui credo che comunque ci sia un inizio di mercato, ma anche nell'ambito artistico, Assolutamente. non solo in ambito di applicazioni specifiche come l'advertising. Quindi comincia a esserci anche perché oltre a esserci un inizio di attenzione da parte dei mercanti d'arte, chiamiamoli così, cominciano ad esserci autori. Assolutamente. Nel senso che nel mare magnum di gente che fa immagini tutte uguali, seguendo la moda della settimana, cominciano ad esserci personaggi che fanno cose interessanti, che fanno cose loro e che fanno cose soprattutto che hanno un senso. Cioè, nel senso, hanno un senso nella loro produzione, tu capisci che dietro c'è un autore che ha un'idea, tanto per ricollegarmi a quello che vi avevo detto prima, un'idea artistica, un approccio artistico, una visione. E quindi mettendo insieme queste cose qui, secondo me siamo all'inizio di un cambio, nel senso che comunque questa cosa qui sono esplose i tool dell'intelligenza artificiale, cominceranno a crescere anche, comincerà a crescere anche il mercato dell'arte dell'intelligenza Gli artificiale. autori, sì, Sì. assolutamente. Ma appunto, come hai detto tu, riagganciandoci al discorso di prima, è l'idea, è l'intenzione creativa che farà la differenza, perché se tutti sono in grado di fare la Gioconda di Leonardo, qual è la differenza? La differenza è pensare alla Gioconda di Leonardo, per cui passiamo da questo lo so fare anch'io, quando siamo passati dall'arte figurativa all'arte astratta, si diceva, taglio di Fontana nella tela, ma questo lo so fare anch'io. Siamo passati dal questo lo so fare anch'io al questo lo posso fare anch'io, ma la differenza c'è, ma magari non lo posso pensare io, cioè la differenza è il pensiero, l'intenzione creativa. Poi i tools ci permettono di fare cose meravigliose, ma se non c'è il germe dell'idea e se l'idea non è originale, è una delle tante migliaia di cose che che sono state fatte. E torniamo qui. Se mi posso permettere, ci caccio dentro una citazione legale, nel senso che viene in mente la causa Cattelan-Drouet. Cattelan è uno scultore che non fa le sculture, ma le fa fare ad altri. A un Assolutamente. certo punto lo scultore che si rivolgeva gli ha fatto causa perché voleva essere riconosciuto come autore, dicendo quello l'ho fatto anch'io. Sì, ma tu l'hai eseguito. Tu sei il Esatto, ma Midsommar. infatti sono andati in causa, sono andati a un processo e i giudici, si parla di Parigi, Francia, hanno dato ragione a Cattelan dicendo no, l'idea creativa era di Cattelan, lui ha dato tutta una serie di istruzioni complete a Drouet, quindi non ha fatto altro che eseguire le istruzioni. E in Esattamente. qualche collegamento col rapporto con la macchina e l'intelligenza artificiale ce lo vedo. No, ma è calzante assolutamente, Paolo. È quello, secondo me. Cioè, per quanto a me Cattelan, onestamente, ho appena finito di leggere la sua biografia non autorizzata. E a me lui non piace molto, ha una cifra stilistica che un po' non mi piace, ma quella è una questione mia.
però è vero, cioè, è comunque lui che ha avuto, o qualcuno per lui, in ogni caso, che ha avuto l'idea di fare la mano, che non è il dito medio, ma la mano senza dita. Poi l'ha fatta eseguire dai grandi scultori, però l'idea è sua, e quello che conta, e conterà sempre di più, secondo me, sono le idee. L'esecuzione ormai è importante, è chiaro che l'execution è fondamentale per dare dignità alle idee, ma l'execution diciamo che sarà sempre più demandata a software che la faranno sempre più bene. Ma Mi aggancio, poi faccio un altro esempio, stavolta centrato sull'intelligenza artificiale, che è quello di Rafika Nadol, che è un artista turco, ormai vive negli Stati Uniti, e quello che fa quelle grandi pareti mobili in cui quello che viene visualizzato di fatto è la visualizzazione di un'intelligenza che un'intelligenza artificiale che ha addestrato lui fa usando dei dati che ha deciso lui. L'ultima cosa che ha fatto più notizia è che una delle sue opere è stata acquisita dal MoMA, quindi si va al MoMA, si entra dentro e all'ingresso c'è questo grande schermo di 5 metri per 5 metri con queste forme continuamente in movimento. sì. Allora, a parte la cosa estremamente scenografica, e se poi si va sul suo sito si vede ed è decisamente scenografica, perché davvero 5 metri per 5 metri di schermo e questi movimenti continui, queste forme che si muovono incessantemente, mai uguali, non è la stessa forma che si ripete, non è un loop, sono forme che si generano continuamente. Ma a parte questo, ho letto un po' di cose ma lui è autore di quella cosa lì o non è autore? Secondo me è autore. È autore perché? Perché comunque ha deciso in quel caso le opere su cui si basa il tutto sono opere delle collezioni del MoMA. Quindi ha selezionato delle opere, ha creato il dataset, ha fatto le descrizioni, ha addestrato l'intelligenza artificiale, ha deciso come dai dati inseriti, quindi dalle opere inserite nel dataset, dovessero essere visualizzate sullo schermo, quindi ha deciso l'algoritmo, ha deciso che fosse uno schermo di 5 metri per 5 metri, Certo. dove posizionare, insomma, ha fatto tutta una serie di cose creative e secondo me dicono che lui è l'autore. Poi è vero, le immagini che si presentano sullo schermo non le ha decise lui singolarmente, ma ha deciso talmente tanto intorno a quella cosa lì che secondo me lui è l'autore di quell'opera. Ma assolutamente. Torno indietro di 40-50 anni. Action painting, Pollock. Pollock prendeva e lanciava queste secchiate a modo suo di colore sulle tele gigantesche. Ma secondo voi calcolava che quella goccina finisse lì o là? No, c'era una casualità pazzesca, però è stato il primo a farlo, è stato il primo a pensarlo, è stato... quella è la differenza. Ha avuto l'idea di lanciare secchiate di vernice contro delle tele. Per cui è la stessa cosa, secondo me, solo che l'ha fatto 50 anni prima. Non cambia nulla, cioè quello che la differenza che fa la differenza è l'intenzione creativa, il fatto di farlo per primo, perché se io adesso, Davide Agostoni, mi metto a tirare delle secchiate di vernice contro delle tele, sono soltanto uno che sta imitando qualcuno che l'ha fatto 50 anni prima con un pensiero dietro di un certo tipo. Infatti le mie secchiate di vernice sono soltanto delle tele imbrattate, mentre Pollock è uno degli artisti più quotati nel panorama dell'arte contemporanea. E questa è la differenza. E l'ha fatto 50 anni fa. Non è poca roba, ma per cui questo artista che appunto hai appena citato, è chiaro che adesso con la tecnologia cosa ci vuole? Ci mettiamo qua e lo facciamo anche noi, ma abbiamo semplicemente replicato qualcosa che lui ha pensato e ha fatto prima di noi. E che valore ha il nostro? Secondo me è poco, è carino, ma è tanto carino quanto prendere e mettersi una litografia della Gioconda in casa. È carina, è decorativa, ma non è il pensiero che ha fatto un signor Da Vinci Leonardo 500 anni fa. È un'altra cosa, è un'altra cosa. Per me è tutta la differenza del mondo sta lì. L'intenzione creativa, il fatto di averlo pensato per primo, di aver osato e di aver osato anche di essere
preso in giro, perché, non lo so, adesso non dico Leonardo, però magari un Pollock quando ha fatto queste robe qua ha detto, ma questo qua è fuori di cranio. Magari non ne fa. Tornando ai commenti, c'è stato un breve scambio tra Massimo e Stefano su Midjourney Stable Diffusion. Massimo Vecchio dice questa cosa qua, eh, e Stefano risponde questa cosa. Ecco, visto che più o meno abbiamo provato a usarli o a vedere quelli che usano, condivido entrambe. Ecco, io sarei curioso di sapere, secondo te è vero che Midjourney non richiede conoscenze tecniche? Uno. Due, secondo me l'idea che mi sono fatto io è che richieda conoscenze tecniche altre rispetto a quelle di Stable Diffusion, no? Perché per esempio il discorso che hai fatto tu del centinaia di lanci che hai dovuto fare per arrivare al prompt genitore, no? Sì. Dice ovviamente che hai dovuto sviluppare una tua capacità tecnica di capire il prompt e ragionare. Tra l'altro quel prompt è inusabile, non è usabile su Stable Diffusion, perché è un modo di scrivere le cose diverso. Sì, ma anche perché ci sono poi dei parametri diversi, poi magari gli dai in pasto una serie di immagini, cioè ci sono dei processi, è un workflow molto diverso rispetto a Stable Esatto. Diffusion, totalmente, molto diverso sicuramente. Ecco, appoggio molto quello che dice Stefano, che è quello che riporto qua, che è vero, Stable Diffusion con tutte le sue varie interfacce è più tecnico, richiede più conoscenza, una curva di apprendimento, bla 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 bla, però è anche vero che possono essere, tutte queste cose qui possono essere settate per un uso, non dico immediato, ma più semplice delle cose, nel senso, richiede una conoscenza tecnica se vuoi smanettarci. Se vuoi usarlo è una cosa diversa, non è necessario non è necessario per forza un periodo di apprendimento così lungo come se invece dovessi smanettarci. Assolutamente. Anche perché un anno fa, quando c'era il Playground, quello sempliciotto, era sostanzialmente Midjourney su desktop. Stop. Poi l'hanno approfondito parecchio. Sì, comunque sono d'accordo. Allora, Stable Diffusion, per quello che ho conosciuto io grazie a te, Paolo, e grazie ai tuoi sforzi, allora, per ottenere delle cose che siano gradevoli, piacevoli, che funzionino, ci vuole sicuramente una curva di apprendimento decisamente più importante. Di contro, Midjourney metti dentro 748, 21, 50, ti viene fuori comunque una roba wow, d'accordo. Però di contro, se vuoi fare qualcosa che abbia senso e che sia comunque allineata a quello che è il tuo pensiero, ci devi mettere testa. Che poi sia tecnico, meno tecnico, non lo so. Ci devi comunque lavorare, devi lavorare col prompt, devi lavorarci con i parametri, perché comunque anche lì, anche Midjourney ha un sacco di parametri, ma tanti, e ogni giorno ce ne sono di nuovi. Per cui è un approccio diverso proprio. Io ho preferito Midjourney perché è più vicino al mio stile di pensiero, il mio stile, al mio modo di lavorare. Però ognuno adotti lo strumento che ritiene più adatto ai propri obiettivi. Assolutamente. Io torno un attimo al commento di prima perché secondo me c'è uno spunto anche da vedere sulla commercializzazione, quindi rispondo ad Angelo. Se noi non pensiamo alla sintografia, diciamo, come sorta di fotografia, quindi usciamo dall'ambito fotografico, secondo me c'è una buona possibilità per chi le usa come prototipizzazione, cioè a te viene in mente una idea qualsiasi, un mobile, un computer, qualsiasi roba, lo sviluppi in maniera visuale e cerchi di capire che accoglienza c'ha. È quello che facevano quei campionari, fanno tuttora quei campionari in fiera.
io metto un'idea, la sviluppo, la visualizzo, è più facile quindi comunicarla al mio pubblico che sia più o meno vasto, e quindi mi è anche più facile capire se questa idea funziona oppure no. Quindi probabilmente una parte importante della commercializzazione sta a monte di tutto. Io adesso sono molto più facilitato a mettere a terra una mia idea o a visualizzarla in un modo che mi servirebbero 3 set, 20 persone, un casino di preparativi. Io invece faccio X prove, ci metto relativamente poco, c'ho già un qualcosa di presentabile e posso andare sul mercato. Esempio, diciamo, pratico. Sì, assolutamente. La Lego più o meno fa questo, l'IKEA lo sta iniziando a fare. Ti danno tanti strumenti virtuali che siano più o meno immersivi, quindi ti fai il mobile già dentro casa tua piuttosto che te lo generi, che consentono all'azienda anche di sapere un pochino cosa sto per andare a fare, che se ci pensate è una figata clamorosa. Nike l'ha fatto con le sneaker, mi pare. Sono strumenti pre-produzione e questa roba qua sicuro che vale, vabbè, non ve lo devo dire, vale quasi quanto l'uscita sul mercato, perché ti facilita mesi di studio e di pensiero. Quindi pensiamo alla commercializzazione, pensiamo anche alle fasi. Assolutamente, ti permette di fare delle aree test senza avere ancora il prodotto, dei focus group su dei prodotti che ancora non esistono, ma che potrebbero essere potenzialmente interessanti. Assolutamente. Poi hai visto quante cose girano di marchi famosi reinterpretati, tipo quello lì di Haribo, che hanno declinato in tutti i modi possibili e immaginabili. Ma questo mi fa venire in mente anni fa, e parlo di non meno di 15 se non più 20 anni fa quasi, Ora Ito, che è un designer francese che ha questo nome un po' furbetto, quasi orientale, è un designer francese che aveva cominciato a fare, e secondo me è stato veramente un grande precursore, delle cose tipo come Louis Vuitton farebbe uno zaino avveniristico, come i grandi marchi reinterpreterebbero, che ne so, come Gucci farebbe una casa modulare. E l'aveva fatto. Che sono i prompt che si vengono usati adesso. Esatto, solo che l'aveva fatto 20 anni fa ed era super innovativo. Difatti ero affascinato da questo ragazzo francese che faceva queste cose qua. Per cui come sarebbe se Moncler facesse dei divani Moncler? Boh. E lui l'aveva pensato prima di Midjourney ed è stato geniale. Adesso sarei curioso di vedere che fine ha fatto Ora Ito, perché ora sono tutti Ora Ito, perché fammi delle sneakers fatte da non so, fatte di marshmallow, tanto si può fare tutto. È stato incredibile questa cosa qua. Poi ci sono delle pagine Instagram, specialmente di design, che sono piene. Io l'altro giorno vedevo degli stadi fatti con la forma del logo dello sponsor, quindi uno stadio fatto a baffo della Nike o con le 3 strisce. Robe spettacolari. La maggior parte non servono a nulla. Sì, sono Però giochi. quando c'è dietro una roba concreta puoi anche pensare di usarla come spunto. Sì, diciamo che adesso siamo nella fase del curva dell'entusiasmo a 1000, per cui facciamo, disfiamo. Poi quando si scenderà un po' il livello di entusiasmo e cominceremo ad avere un po' più di consapevolezza, secondo me cominceremo a lavorare in modo un po' più, come dire, progettuale alle cose, dove avremo un po' più di pensiero e via. Io sai che ci vedo bene su sta roba qui, le iniziative tipo marketing. Mm-hmm. Cioè tu puoi mettere insieme 2 o più brand senza passare per gli uffici, per la burocrazia, insomma, che è quasi ministeriale, che conosci pure te. Ti fai un'immagine. Cioè, io mi ero fatto un frigorifero della Coca-Cola fatto a Lego, 2 secondi. Sì. Prova, vedi che figata che esce fuori. Sì, Sarebbe molto più facile relazionarsi.
Assolutamente. Poi c'è un problema, poi se metti caso che l'idea piaccia al cliente, il problema poi sarà risalire ai vertici di Però Coca-Cola. intanto ce l'hai, capito? Sì, assolutamente. No, no, ma è importante, scherzo a parte. E lì è la forza è quella, assolutamente, sono d'accordo. Assolutamente. Senti, una curiosità, visto che hai parlato prima degli Strangers, Sì, li fai vedere? volentieri. Allora, adesso cerchiamo di non fare figure da cioccolataio e non me ne vogliano i cioccolatai che eventualmente sono in ascolto. I cioccolati clienti. Tanto meno i cioccolatai clienti. Allora, presenta, Bello questo. condividi schermo, condividi schermo. Allora, schermo intero. Ok. Gli Strangers. Ok. Vedete? Sì. Sì? Ok. Gli Strangers, adesso ve ne faccio vedere, anche qua è una serie di personaggetti che nascono, è un po' la mia lettura, non tanto ironica, ma diciamo metaforica della situazione attuale. Per cui sono, come vedete, questi angiolettini tutti pucciosi, tutti tenerosi, che sono, potrebbero essere i classici angioletti che si regalano a Natale di Thun, ma non sono di Thun, diciamo che, però hanno Ufficio questo, legale subito. assolutamente, li ricordano, però hanno in mano una K47, un Kalashnikov, eccetera, eccetera. E a me piaceva lavorare appunto su questo cortocircuito tra tenerezza, pucciosità, natalismo, vogliamoci bene, e sulla situazione attuale, insomma, che vede Kalashnikov, guerre e morte e devastazione un po' troppo, un po' ovunque. È un po' una mia lettura dello stato delle cose. Ogni angioletto ha un suo nome, questo qua nello specifico si chiama Mitrangelo, hanno una storia, hanno dei poteri o comunque hanno una storia. Questo appunto è un lavoro che ho fatto a quattro mani con questo mio amico copywriter che mi ha aiutato prima di tutto a dare il nome alla linea Strangels, che sono questi angeli caduti, caduti dal cielo, che sono un po' come noi, lottano per portarsi a casa la pagnotta, hanno dei difetti, c'è chi si ubriaca, a volte si incazzano, insomma, ne hanno di ogni. Questo è, adesso non me li ricordo tutti i nomi, comunque, questo è Bibendum, perché gli piace bere, e sono tutti, come vedete, sono tutti, una volta trovato il prompt che mi restituiva appunto questo effetto ceramico che trovavo interessante, poi ho lavorato sull'arma e qua siamo entrati in un discorso molto complesso che sono poi le limitazioni che strumenti come Midjourney ha in termini di censura, perché mettere in mano un Kalashnikov a un angioletto non è facile, per cui ho dovuto fare degli inpainting, insomma tutto un lavoro di sostituzione dell'arma complesso. E questi sono gli Strangels. Una cosa che quando ci siamo visti, una cosa che mi ha colpito è il modo come proprio l'aspetto fisico Mhm. con cui li porti. Noi stiamo vedendo le immagini e viene facile pensare, anzi viene immediato pensare stampe su carta. Ok. E allora, io inizialmente ero arrivato a questo livello di verosimilità, di fotorealismo, scusate, facciamo prima, tant'è che ero intenzionato a realizzarli fisicamente. Avevo cercato di capire come con l'intelligenza artificiale si potesse arrivare da questa immagine qua a una prototipazione 3D, eccetera, eccetera. Diciamo che la tecnologia non è ancora prontissima, per cui ho provato ad andare in laboratori di ceramica per capire quanto mi costava prototiparli.
una fucilata, per rimanere in tema, una roba assurda. Però io ho visto anche delle piastrelle. Esatto, allora l'unica cosa che mi è sembrato sensato fare per quelli che erano i miei limiti economici e di tempo, le ho fatte stampare su piastrella, quindi su proprio piastrella ceramica. Ho trovato un paio di fornitori, ho trovato quello che me le ha fatte con la migliore qualità, per cui la matericità dell'oggetto è stata in qualche modo restituita dal supporto su cui questi venivano stampati, per cui la ceramica era la ceramica della piastrella. Io ho fatto Io ho una curiosità su questo aspetto. Tu queste piastrelle Sì, le hai già portate fuori, nel senso hanno già incontrato il pubblico o sì. marzo sarà la prima volta? No, allora no, marzo non le porterò più, io le avevo già presentate in un contesto di mercato, ma sono passate inosservate. Ah, premessa, sì, forse c'era questa cosa. Le avevo già presentate sempre al Milano Sunday Photo, per cui in un contesto di fotografia tradizionale, per cui però eravamo sotto Natale, pensavo che questo oggettino potesse piacere. Invece è passato totalmente inosservato. Secondo me ho sbagliato il contesto, l'ho comunicato male E forse allora cos'è che ha attirato l'attenzione delle tue immagini? Quale serie ha attirato? le immagini fotografiche tradizionali, perché avevo in quel momento avevo delle fotografie tradizionali che ho presentato. Interrompi condivisione, scusa. E a un certo punto difatti della giornata io ho messo via queste piastrelle perché vedevo che anzi la gente quasi le schivava, le schifava. Ho detto vabbè, avevo delle classiche foto tradizionali tipo queste che vedete qua dietro da qualche parte, insomma foto in bianco e nero, passepartout molto tradizionali, semplici. Le ho messe fuori e niente, la gente non schifava più il mio banchetto, veniva lì, era incuriosito. Per cui probabilmente ho sbagliato io, semplicemente ho sbagliato il contesto, ho sbagliato il prodotto e ho sbagliato a comunicarlo, cioè ho sbagliato tutto, fondamentalmente. Però va bene, cioè sono contento così, non ha importanza, sono convinto che sia un progetto che ha una sua ragione d'essere. Il fatto di averlo fatto mi ha divertito tanto e mi ha aiutato anche molto a confrontarmi con i limiti e le opportunità che lo strumento AI concede, per cui sono contento, va benissimo così, va super bene così. Ai social non ci hai pensato? Sì, ho il mio canale, la mia paginetta Instagram, il mio account Instagram che dedico esclusivamente all'intelligenza artificiale. Io ho due account Instagram, uno che dedico esclusivamente alla fotografia tradizionale e l'altro che ho aperto proprio a parte dove posto Se lo metti nei commenti lo condividiamo. lo metto nei commenti Sì, dove? sì. Nella chat, no, nei commenti dove? Oppure passalo a me che ci penso io. Sei tu Grazie. Marco? Sì, inviatemelo, lo pubblico io. Lo invio in chat privata. Mhm. Oh, aspettate, non voglio perdervi perché mi perdo facile. Tanto Paolo, guarda i commenti che andiamo avanti. Sì. Allora, c'è questo di Omar Cremon, vediamo un po', che sta dicendo una cosa interessante, Molto. secondo me. Questa. È possibile che l'intenzione creativa si possa assottigliare con lo sviluppo delle AI fino a che la stessa AI generi da sé nuove idee? Sorry per la fantascienza, ma sì. Allora, opinione mia, poi sentiamo cosa pensa Davide, che, visto che lui la fa il creativo che la usa. Sì, è vero, ma esattamente come è successo quando è arrivato, sono arrivati gli smartphone e tutti hanno cominciato a fare, tutti si sono sentiti fotografi, tutti hanno cominciato a fare foto, pochi sono stati quelli che erano fotografi davvero. Cioè, quando nei vari gruppi fotografici si dice non è lo strumento che fa il fotografo, così è vero. Lo smartphone ha dato la possibilità di vedere diciamo, sulla produzione di massa, se vogliamo così,
questa cosa, nel senso che sono arrivate, guardate su Instagram, milioni di foto, spesso tutte uguali, no? Sono pochi quelli che si distinguono. Secondo me è quello che si diceva più o meno una mezz'oretta fa. Succederà esattamente la stessa cosa con le AI, magari con delle dimensioni molto più grandi come produzione di immagini, anzi magari, per cui ci sarà il 95, 97, 98, 99% di gente che farà immagini tutte uguali e quell'1% restante invece che avrà un approccio e una resa autoriale. Sì, potrebbe essere che questa sia la strada, la direzione dove ci sarà un gap, ci sarà sempre meno autorialità e sarà sempre più di nicchia possibile. Dovremo arte autogenerata, vedi appunto il progetto che dicevi tu dell'artista turco? Refik Anadol, sei turco. Possibile. Io ripeto, io sono un po' un romantico e vengo da un mondo analogico proprio nel mio lavoro. Io ho cominciato a lavorare con i pennarelli. Mi auguro che ci sia comunque ancora sempre spazio per l'uomo, per il pensiero umano e per la creatività umana. Quando questo non ci sarà più e saremo soltanto spettatori di qualcosa che non controlliamo più, magari ci divertiamo come dei matti, magari diventeremo come gli omini grassi di Wall-E, panzuti, cicciottosi, e staremo lì e non riusciremo più a fare nulla, neanche a tenere in mano un pennarello. Non lo so, non riesco a proiettare la mia visione al di là di domani, che è già tanto, vi assicuro. Qui invece aggiungiamo una cosa, intanto ho messo i link ai profili. Questa roba qui già succede, succede nel training. Praticamente le intelligenze artificiali, sappiamo, sono allenate con dei dati. Il problema è che adesso sono allenate pure con i dati che vengono prodotti tramite intelligenza artificiale. Quindi a tutti gli effetti si crea un loop che si autoalimenta, cresce in maniera esponenziale, perché per forza di cose, e porta a tutti gli effetti, anche se non lo vediamo, non lo riconosciamo come tale, non gli attribuiamo senso, piuttosto che sta facendo proprio questa roba qui. Tutto quello che è ChatGPT, ad esempio, si nutre non solo di quello che ha trovato prima, ma pure di quello che genera lui stesso. È più intuitivo con il testo, magari meno con l'immagine, ancora meno con i video che stiamo uscendo adesso, però il concetto è quello lì. La crescita esponenziale è proprio quella. Alimentarsi continuamente di cosa viene prodotto. Quindi sì, assolutamente stai dicendo una cosa a cui io credo tantissimo. Assolutamente. Però ripeto, io un po', non so, mi auguro che ci sia ancora sempre, romanticamente parlando, uno spazio per veramente lo human touch, lo human pensiero. Se no veramente stiamo vivendo una roba. Quello ce l'avrai sicuramente, perché comunque umano sei, qualcosa nella vita fai. Secondo me il problema che passa sempre un po', e nemmeno troppo sotto traccia, è il valore che dai alla creazione. Cioè, se tutti possono fare la bottiglia di Coca-Cola in tutti i modi possibili e immaginabili, che valore do a uno che effettivamente lo fa per lavoro? È lì il tema delicato, a mio avviso, perché poi io lo vivo moltissimo lavorando in un ambito che è proprio esposto in una maniera spaventosa alla novità, che è la pubblicità. Tu pure lo vedi, immagino, con l'azienda, però noi siamo proprio, non dico l'avanguardia, però tutto ciò che ha TV sconta e risente in anticipo di tutte queste tematiche. E secondo me il punto critico è questo qua, cioè se io ho una capacità produttiva infinita di qualsiasi cosa, a tendere chiaramente, non oggi, però il costo che io ho per sviluppare una qualsiasi cosa, che sia stampata in 3D, che sia un'immagine che rimane online, che sia un pack,
quello che volete. Come faccio io a tenere una valutazione di mercato che sia gestibile e sostenibile per tutti? Questa è la domanda vera. Poi Paolo lo sa, gli era un po' le scatole tipo da nanno su sta roba. Però è proprio l'elefante nella stanza, cioè noi se non avessimo bisogno di banalmente soldi per campare, io credo che stare su Midjourney in 8-9 ore, ma proprio sparato senza problemi. Altre 3 le passerei a vedere che altro c'è in giro e basta. Ma nessuno mi Però paga vedi, per stare su Midjourney. Marco, però vedi, quello che tu stai dicendo è vero, Sì, cioè, queste cose che tu stai dicendo sono assolutamente vere, drammaticamente vere, tutto quello che vuoi, però facendo una premessa, cioè restando diciamo, nell'ambito del mondo attuale. chiaro. Perché dico questo? Perché io sono assolutamente convinto, e l'ho già detto altre volte, e lo ripeto ancora una volta stasera, che questa cosa qui è una vera rivoluzione. Non è la prima rivoluzione che arriva, è l'ennesima, perché abbiamo avuto l'ultima è stata quella della robotica, tutte le varie cose che volete, però è la prima che arriva come uno tsunami, arriva potente, arriva a toccare tutte le situazioni, non tocca solo l'arrotino, per dire, oddio, forse magari anche l'arrotino, però ci tocca a tutti e ci toccherà in brevissimo tempo. Non abbiamo 20 anni di tempo come è stata con la robotica in fabbrica, abbiamo 2 anni, ma già 2 anni è tanto, per capire che cosa fare e scegliere che cosa fare, per scegliere che cosa fare. Quindi questa roba qui andrà a stravolgere veramente tutti i meccanismi, in bene e in male. Ma questo stravolgimento non lo risolvi semplicemente spostando una persona da qua a là, o 100 da qua o là, o 10.000 da qua a là, perché nel passaggio tanti si perderanno per strada, perché se no non ha senso avere l'intelligenza artificiale, non ha senso avere la robotica, perché tutta questa roba qui si regge sul fatto che, come si diceva prima, la persona fa uno, l'intelligenza artificiale fa 1000, perché altrimenti se fosse 1 a 1, sarebbe solo un gioco alla fine, no? E quindi vuol dire che comunque da qualche parte tanta gente resterà così, ma la soluzione non è cambiare, diciamo, restare nell'ambito della struttura del mondo che c'è adesso, c'è una struttura diversa. E questa struttura diversa che nome ha? Boh. Implicherebbe sistemi diversi pure, quindi Esatto, non ce la facciamo con questa velocità qua. E no, implicherebbe sistemi diversi, implicherebbe teste pensanti decisionali probabilmente diverse. Perché? Perché se vuoi essere pronto, se vuoi capire che cosa fare tra qui a 10 anni, devi cominciare l'anno scorso a pensarci. Non adesso cominciamo a fare, scusate faccio un po' di polemica, non adesso cominciamo a fare l'AI Act che andrà, però funzionerà tra 2 anni o 2 anni e mezzo, adesso non mi ricordo, perché intanto deve passare per tutti e quindi quando sarà attivo sarà fra non so quanto e quindi intanto il mondo è andato avanti, no? Cioè se l'atteggiamento è questo, diciamo che io sono molto perplesso. Comunque non tocca a me, ma non tocca neanche al padrone di Fiat, esiste ancora Fiat, non tocca neanche al padrone di Fiat decidere qualche cosa, prendere decisioni, perché è una risposta strutturale. Chiuso il pistolotto. Però questi sono i commenti che scatenano sta roba qua, quindi assolutamente belli. Intanto, Davide, un utente, Massimo, dice: i tuoi Strangers, vendili nel Midwest americano. Ok, va bene. Potrebbero, ecco. Come ispirazioni, Intanto, no? Come Angelo. intanto vediamo l'ultima, diciamo, gruppo di cose che hai portato, i tuoi Astro Childs. Gli Astro Childs, sì, volentieri. Aspetta, mi ero messo un po' troppo comodo, scusate. Allora, presenta gli Astro Child. Anche questo è un progetto su cui ho lavorato tanto, ho lavorato circa 3 mesi per trovare la quadra. E a me piace sempre passare dal digitale, a me piace questa connessione tra digitale e analogico, per cui li ho stampati
Allora, scusate, condividi schermo, al di là di quello del mio bla bla, secondo me forse è più interessante vedere delle cose. Vedete? Sì. Ok, vedete gli Strangers, non vedete più gli Strangers. Gli Astro Child, anche questi è la risposta a una mia preoccupazione. Io non sono padre, quindi non sono genitore, ma sono stato figlio e sono figlio ancora. E la mia preoccupazione è sul futuro delle nuove generazioni, quindi mi interrogo su che mondo gli stiamo lasciando in termini di tensioni sociali, in termini di scarsità di risorse, in termini di inquinamento, in termini di scarsità di valori anche. Per cui mi sono immaginato questi Astro Child, queste bambine, perché secondo me, non so, trovo che poi comunque di nuovo diciamo che le bambine o comunque il lato femminile sia quello ancora più bistrattato, siamo ancora in un mondo di base patriarcale. Mi immagino appunto questi bambini che da un lato non ci giudicano, però ci stanno guardando come per dire: oh, ma veramente, ma è questo il futuro che mi stai dando? Cioè, per cui ci guardano con un po' di distacco, non di sdegno, e non ci giudicano neanche, però quasi ci interrogano. Sono vestiti da astronauti perché probabilmente, utopisticamente, ma forse neanche più di tanto, dovranno trovare un nuovo terreno, nuove frontiere, nuovi posti dove andare a costruire il loro futuro. Potrebbe non essere la nostra terra. Gli uccelli, secondo me, sono la connessione, e sono anche la metafora del volo, quindi prendere, spiccare il volo, andare oltre, e sono anche la connessione profonda con la nostra terra, e sono anche la connessione profonda con il nostro spirito, i voli sciamanici che hanno sempre comunque l'aquila. Per cui mi immaginavo appunto queste bambine con il loro spirito guida che ci guardano con uno sguardo comunque che non è particolarmente felice, non sono particolarmente felici del mondo che gli stiamo lasciando, e si preparano forse a costruirsi un futuro che non sarà qua. È una visione un po' catastrofica, non lo so, scusate, è il mio modo di vedere le cose. E ripeto, lo guardo da non genitore, però lo sento forte nei figli dei miei amici. Sento spesso avverto questa loro fragilità, perplessità, difficoltà. Io lo sento forte, per cui l'ho voluto restituire con questa narrazione, con questo progetto. Sono 12 soggetti, adesso qua non sono tutti, e li presenterò al Milano Sunday Photo. Sono stampe fine art che ho lavorato con grandissima passione e sono frutto anche qua di centinaia, se non addirittura migliaia di produzioni, di prompt, di prove, di errore, eccetera, eccetera. E questi sono le Astro Child a questo punto, mi viene a dire. E ho lavorato sulla multietnia perché è un problema globale, non è un problema locale, ovviamente. United Color of Astro Child, direbbe Benetton. E niente, vi assicuro che non so, non è però mi emozionano. È un progetto a cui tengo veramente tanto. Mi emoziona, ma perché mi emoziona vedere appunto a me emoziona molto la fragilità umana in generale. La trovo veramente di una poesia pazzesca. Per cui la fragilità, soprattutto dei bambini, dei più piccoli, è una cosa che mi tocca veramente molto dentro.
Questi sono gli Oscar Child. Allora, devo dire una cosa, mi aggancio a questo ultimo tuo racconto. L'idea di chiedere a Davide di prestarsi a questa serata, un po' perché volevamo, 2 settimane fa abbiamo fatto il webinar, mettiamola così, adesso abbiamo voluto provare a cambiare la formula, quindi incontrare qualcuno, anche perché lo strumento, gli strumenti sono una roba assolutamente nuova, e ci stiamo inventando come usarli, no? E Davide in un certo senso si presta bene perché ha l'anima dell'artista, e abbiamo visto le sue cose, soprattutto anche i suoi pensieri, direi, ma è anche un professionista. Quindi sono i due mondi in cui queste intelligenze artificiali generative di immagini, no? Il nome completo, entrano pesantemente. E quindi in un certo senso rappresenta è la rappresentazione fisica dei due grandi aspetti. Ehm, a me ha fatto molto piacere sentire, ascoltare, ci siamo già parlati tanto, ci siamo confrontati tanto su diverse cose nel corso di questi mesi, ci siamo incontrati, insomma, soprattutto tante chiacchierate. Assolutamente. Ho provato a raccontargli Stable Diffusion e lui mi ha fatto capire alcune cose di Stable Diffusion che prima davo per scontate, nel senso che io da persona tecnica, mettiamola così, per me Stable Diffusion non dico che sia semplice, non è vero che è semplice, però davo per scontato che fosse si fa così piuttosto che si fa così. Mi ha fatto capire che non è vero, che, che- che basta che sia scritto lì perché sia immediato eseguirlo. Occorre sapere raccontare le cose alle persone in modo diverso alle persone diverse. Per cui con lui mi è capitato di cambiare il mio modo di raccontare Stable Diffusion, la fase dell'installazione, che è stato il nostro primo contatto, se vogliamo, È stato un no? delirio. È stato un delirio perché ci ha occupato credo 4 ore, se ricordo È una bene. roba del genere, considerando che io lavoro su Mac, per cui c'è tutto un mondo. Però, diciamo, mi ha fatto capire appunto, mi ha fatto capire che io dovevo cambiare il mio linguaggio. Non era lui che doveva adeguarsi al mio, ero io che dovevo adeguarmi al suo. Perché, visto che voglio occuparmi di divulgazione, di formazione, questa cosa qui gli devo dire grazie di questa lezione che mi ha dato. Del tutto inconsapevolmente, ma mi ha dato una lezione. A me faceva piacere, mi fa piacere aver portato lui questa sera, mi piacerebbe vedere un po' di domande, di curiosità, perché poi tutto sommato in questa cosa siamo tutti autori, ognuno a modo suo. In questi mesi nel gruppo hanno cominciato a venire fuori delle cose diversissime fra loro, commenti di persone, personaggi, autori diversissimi, modi diversi di usare intelligenze artificiali. Mi piacerebbe portare avanti questa cosa qui dell'incontro con l'autore perché anche negli ultimi giorni sto vedendo delle cose molto interessanti, col video soprattutto, che è la frontiera di quest'anno, del 2024, dell'intelligenza artificiale, ma anche l'immagine continua a essere interessante. Ecco, mi piacerebbe vedere un po' di commenti vostri, ecco. E candidature pure ci piacerebbero. Ah, caspita, sì, scusi, hai ragione, candidature. Se avete delle cose da raccontare, attenzione, spaccamento di webinar tecnico, incontro con l'autore, però attenzione, non è solo questa cosa qua, perché anche raccontare. Allora, a me personalmente interessa molto, per esempio, l'applicazione nel mondo del lavoro, perché la mia impressione è che siamo, nonostante si stia parlando tantissimo, per quanto riguarda il mondo del lavoro si parla soprattutto in termini di ChatGPT. Però ho molto l'impressione che si parli, ma si faccia meno, nel senso che poi tra il parlare, avere le possibilità, diciamo, il chatbot che fa questa roba qui, e poi portarlo davvero in un'azienda, applicarlo così ne basta. A me piacerebbe molto anche avere la possibilità di avere dei case history, mettiamola così, tanto per parlare aziendalese, e raccontare come qualcuno ha portato dentro il suo lavoro un chatbot piuttosto che la possibilità di creare delle immagini
piuttosto che la possibilità di creare dei video, cose di questo tipo qua. Perché tutto sommato Coca-Cola, piuttosto che Heinz, piuttosto, cioè i grandi nomi l'hanno fatto. A me interessa capire come lo possono fare i piccoli, cioè i noi, no? Perché poi, sì, va bene, Coca-Cola ha fatto la sua fantastica pagina in cui si andava dentro e si creava l'immagine della nostra bottiglia di Coca-Cola, piuttosto che il video. Abbiamo visto, la Nestlé ha fatto un bellissimo video a settembre-ottobre del 2022 con Dalì. Allora forse era ancora Dalì 1. Ha preso un quadro di Van Meer e gli ha creato l'ambiente tutto intorno. Però sono i grandi nomi. Io vorrei capire i piccoli, cioè il mio, non dico il mio calzolaio, però il posto in cui va diciamo, l'azienda da cui vado a comprare i computer, piuttosto che, cioè, quelli che incontriamo nella nostra vita di tutti i giorni, come stanno provando a portare l'intelligenza artificiale dentro quelli che hanno fatto come l'hanno fatto. Ecco, candidature, candidatevi, se avete cose da raccontare, contattateci, siamo qua apposta. Open Mind è un posto in cui si condivide. Ricordatevi questa cosa qua, non è solo una battuta scritta lì in alto per far scena, è davvero, si sta cercando di fare davvero un posto in cui si condivide. Fine dell'altro pistolotto. E si capisce tutti assieme, non è che c'è chi è più bravo e chi no. Comunque, quando raccontavi del corso hai fatto proprio un esempio di brainstorming inconsapevole, perché siete partiti come insegnante e allievo, però poi alla fine, a tutti gli effetti, tramite intelligenza artificiale vi siete pure migliorati a vicenda. Questa roba qua. Ma infatti, cioè nel senso, di fronte a questa cosa qui, credo che bisogna mettersi tutti nell'idea che si torna studenti, si sta imparando man mano che si fanno le cose, si impara. Si impara a usare meglio Midjourney piuttosto che Stable Diffusion, si impara a usare meglio ChatGPT, ma si impara anche a come rapportarsi con questa cosa qua. Perché poi le posizioni, diciamo, a priori, ma anche quelle positive come possono essere le mie, siccome stiamo confrontandoci con qualche cosa che in realtà non conosciamo, molto facilmente sono quantomeno da sgrezzare, da adattare. Stiamo tutti costruendoci un nostro rapporto con l'intelligenza artificiale, stiamo tutti decidendo se usarle o meno. Quindi benvengano anche delle belle chiacchiere filosofiche sugli strumenti, benvengano anche i racconti pratici, quali strumenti ci sono, sapere quali strumenti ci sono. In questo mare magnum di cose, sapere che Mario Rossi ha fatto questa cosa qui, piuttosto che John Brown, piuttosto che, non lo so, è utile, può servire. La convocheremo noi alla fine, dai. Vabbè, no, comunque abbiamo già in ballo qualcos'altro, nel senso che abbiamo già un'altra streaming, diciamo, in preparazione. Quindi per la quarta preparatevi, presentatevi, buttateli anche delle provocazioni, magari le costruiamo insieme. Allora, Davide, io un'altra domanda te la devo fare perché abbiamo solo sfiorata sta roba qui. Entusiasmo lavorativo. Quando tu hai scoperto sta roba qui, ti è venuto un boost nel dire caspita, sono più bravo di tutti, faccio 100.000 cose, sono Superman, oppure no? Vabbè, ok, lo applico. Rispetto all'ambiente di lavoro o rispetto No, al Davide del giorno prima, al Davide che non sapeva, al Davide che ha iniziato, insomma. Ti sei sentito potenziato in qualche modo? Si riconduce al discorso che facevo prima, questa vertigine creativa dove senti di avere dei superpoteri, però per mia indole, faccio questa metafora, scusate, pippone mio,
Se io dovessi vincere 167 milioni di euro all'Enalotto, ho sempre avuto questa idea, o 168, meglio 168, la prima cosa che farei è radunare la famiglia stretta e dire ragazzi, rilassiamoci, magari domani possiamo anche arrivare un po' più tardi in ufficio. La prima cosa che farei è l'idea di sistemare tutta la cerchia delle persone a me care, ed è una cerchia molto allargata. Traduco, se io ho i superpoteri, è un po' come avere il dono dell'immortalità. Il dono dell'immortalità non è un dono, è una dannazione, perché vedi tutte le persone a te care di fianco che muoiono, ed è tremendo. Per cui il superpotere io non l'ho mai sentito. La prima cosa che mi è venuta istintiva da fare è condividere questa cosa, dire ragà, si può fare questa roba qua, se lo facciamo tutti abbiamo più pause caffè, cioè per me è fondamentale, ecco, questo è il mio stile, la mia indole, non si può, cioè non c'è intelligenza artificiale che tenga. Per me la condivisione è fondamentale. Io sarei per la distribuzione della ricchezza a livello mondiale, cioè saremmo tutti mediamente poveri o mediamente con le pezze al culo, mediamente ricchi, ma non importa, però mediamente tutti. Io non credo non mi è mai piaciuta la disuguaglianza, per cui avere qualche potere, ma non poterlo utilizzare, non poterlo condividere è una dannazione. Per cui sì, tornando alla tua risposta, scusa se ho fatto questo mega preambolo, ho detto, cavolo, sì, che figata, ma che figata sarebbe se la figata fosse nelle mani di tutte le persone con le quali lavoro, nello specifico. Lì sarebbe veramente una figata, perché se siamo tutti allo stesso livello, lì si crea veramente, si cresce tutti. Questo è sempre stato il mio atteggiamento rispetto al sapere, il sapere condiviso, il sapere e la creazione, la co-creazione. Se no non me ne frega niente. Cosa me ne frega a me di avere, tornando alla metafora dei 168 milioni di euro, cosa me ne frega di avere un'isola esagerata, di avere, se poi sono uno sfigato che non se la goda con le altre persone? Non ha senso. Per me il vero valore è la condivisione del sapere, e lì è tutto, e lì è tutto. Guarda, stesso identico pensiero mio quando ho iniziato ad applicare gli strumenti di IA di Google, Facebook, AdWords Online. Io la prima impressione che ho avuto è stata, ah cavolo, ho già finito oggi. Ma parliamo da 6 ore, 10 call a mezz'ora da solo, una cosa così. Ok. Subito dopo, ah caspita, mo diventiamo un'agenzia della Madonna perché siamo in grado di fare sta roba qui. Quindi è praticamente la risposta che mi sono dato pure io. Cioè, c'è un qualcosa che ci dà, non un potere, delle capacità, molte capacità in più. Quindi se alziamo il livello tutti insieme è una figata clamorosa, insomma. Sarebbe una figata clamorosa. Però faccio un esempio che non lo so se è calzante o meno. Io ho passato, lavoro veramente dal 99, una roba del genere, per cui io sono passato dal lavorare in modo tradizionale, quindi in analogico, all'utilizzo del computer, quindi digitale. Io mi sono immaginato, nella mia testa ho detto, cavolo, se nel 1990 per fare un layout impiegavo 2 giorni, ora col computer per fare 50 layout impiego 2 ore. Cavolo, questo salto è meraviglioso, pazzesco. Cioè, quindi ho compresso così tanto il tempo, per cui quello che riuscivo a fare in 2 giorni lo faccio in 5 minuti, quindi le restanti 8 ore e 55 minuti sono macchinetta del caffè? No, No. no, sono ore a fare altri layout a una velocità sempre maggiore, per cui purtroppo io vedo che la direzione non sarà quella del macchinetta del caffè o tutti felici,
sarà Ma sempre perché così. pensi all'interno del sistema produttivo che eredita, Sì, né più né meno, purtroppo non cambia sì. la logica. Purtroppo sì, se dovessero cambiare profondamente le regole, le logiche, forse saremmo più macchinetta del caffè tutti quanti allegri e il resto 5 minuti di produttività a cannone, ma concentrati, 5 minuti però Se ce la concentrati. facciamo. Niente pausa caffè o niente pausa sigaretta in quei 5 minuti. Ma purtroppo non è così, cioè è aumentata la produttività, è aumentato, va verso dove andremo. Onestamente non lo so, però Invece l'ideale mio sarebbe lavoro ti diventa un'oretta o due, ma perché le altre 6, 7, 8 le passi a studiare, che è ma la ben cosa venga, più cioè, figa sì, che può succedere al lavoro, sì, sì, insomma. per me la pausa caffè significa dedicarsi a qualcosa che alleggerisce, che riempie magari lo stomaco, ma riempie anche l'anima. Sì, assolutamente. Ma non lo so, io non, al momento non mi è capitato di toccare delle realtà che aderiscono a questo tipo di pensiero, di proiezione. Allora, io lo sto vedendo nel macro perché poi alla fine se vedi le aziende grandi che iniziano a fare discorsi seri sui 4 giorni piuttosto che smart working fatto in una maniera decente, a quel livello lì più o meno l'hanno sdoganato. A livello di PMI no, ma perché sei sempre col fiatone su altro, cioè non sei capace a dire ok, io la mia dimensione è questa qua, c'ho X persone, devo fare X fatturato, diciamo, e quindi se c'ho qualcosa che mi riduce il tempo delle persone, premo le persone. No, perché comunque lo farà pure il competitor, lo farà quell'altro e ti sbatte fuori. Per Quindi forza. con questo sistema qua è bello da pensare, ma infatti È se vedi se fanno utopia. tutti gli affari loro, nessuno viene e dice oh caspita, adesso lavoro 3 ore di meno. No, è utopia perché il meccanismo, il sistema, la scatola del gioco ha queste regole, non si può sfuggirne. È difficile. Bisognerebbe proprio fare un cambio di pelle globale, complesso. Questo però risponde pure a Paolo quando dice, vabbè, non vedo esempi, vedo pochi esempi in giro, piuttosto che secondo me chi ha già implementato 99 su 100 non ti dice nulla, la mette lì così, sotto traccia. Io faccio riferimento sempre chiaramente al mestiere mio. Se voi vi andate a vedere con occhio, diciamo, più clinico, tante cose che vengono pubblicate sui canali Instagram aziendali, piuttosto pagine Facebook, profili vari, e iniziano ad essere tanti quelli generati, ma avevo fatto dell'esempio a Paolo della Regione Lazio, cioè, parli pure di realtà grandi. Sì, sì, no, ma è Quindi vero, comincia a esserci tanti esempi, però è come la storia della bolla, noi tutto sommato siamo in una bolla, il fuori dalla bolla è ancora più grande, perché poi appena esci un pochino ti accorgi, no? Io domenica ho fatto un incontro online con un gruppo di fotografi del centro Italia, zona di Roma, e questi non sapevano niente, cioè sapevano che c'era questa cosa qua, hanno voluto sentire cos'è questa roba qua, ma erano, non sappiamo niente, facci capire. E si parla di fotografi. Allora, vai fuori un attimo e sì, sanno che c'è, perché hanno sentito il telegiornale, hanno parlato di, sì, ma cos'è questa roba qua? Cos'è l'intelligenza artificiale? Ci distruggerà tutti, no? L'intelligenza artificiale è Skynet, per quelli che amano un po' il cinema, no? E poi niente, vai a cercare vai in giro a raccontare un po', no, guardate che vuol dire questa roba qui piuttosto che questa roba qua. Eh, e- la stessa storia nel campo delle aziende che lo usano. Sì, è vero, cominciano ad esserci, tu mi fai vedere degli esempi, qualcuno te lo faccio vedere anch'io, cominciano ad essere tanti, ma rispetto al globale, anche tenendo conto di quello che hai detto, che uno che lo usa magari non lo dice esplicitamente, ma rispetto al globale sono convinto che in realtà quelli che lo usano, di nascosto esplicitamente, siano ancora una netta minoranza. sempre per La via mia di impressione. procedure che non cambiano dall'oggi al domani, cioè noi parliamo di Eh, qualcosa che a febbraio scorso sì e no che sapevamo, cioè,
non è nemmeno un anno che c'è stato il boom vero e proprio. Quindi tu pensa a un'azienda ai tempi di reattività che può avere, insomma, Ma diciamo che infatti, io devo dire, parlando di aziende, il famoso coso della Barilla, del Mulino Bianco, il pancake, che era uscito il 1° gennaio dell'anno scorso e aveva attirato così tante ire, me lo sono andato a riguardare di recente centinaia e centinaia di commenti. Se si arriva, e non sto facendo non è una battuta, se si arriva a 5 commenti positivi è tanto. Il resto tutti insulti di tutte le gradazioni, no? Da fate roba di plastica, pubblicità di plastica, di roba di plastica, mai più roba del Mulino Bianco. Ah, non avete pezzenti e non avete voluto pagare i grafici, piuttosto che. Io devo dire che guardando quella roba lì ho pensato, caspita, una struttura come la Barilla che riesce a fare questa roba qui, non dico in tempo reale perché non è vero, perché all'estero erano già successe, però in Italia una struttura così riuscire a fare mi sono detto tanto di cappello. Però al di là di... poi dopo è stato interessante il direttore creativo di Barilla che ha fatto un bel post su LinkedIn andando a raccontare i retroscena di quella cosa, no? E si è capito benissimo che quella campagna lì gli è costata di più di quelle fatte in modo classico, perché hanno dovuto mettere su insieme un bel team di legali per capire come muoversi, hanno dovuto cambiare le procedure interne, perché cioè, non è che uno si alza al mattino e usiamo l'intelligenza artificiale per fare la pubblicità del pancake, no? C'è tutta una serie di cose in una grande azienda da mettere, da avviare. Però la cosa che mi ha colpito di lui è che alla fine dice, attenzione, questo sarà parlava del 2023, questo sarà l'anno in cui questa cosa e saremo molto attenti a vedere come prosegue questa cosa, che deve diventare diciamo uno strumento per i creativi, non per le menti che vogliono risparmiare. Ecco. Quindi aveva una visione decisamente ottimista e improntata a un futuro prossimo che stava arrivando, ma comunque un futuro. A me questa cosa ha colpito tantissimo. Devo dire che è stato un post, devo dire, da visionario bello, ecco, positivo. guarda, è stato pure un timing che io raramente ne ho visti così azzeccati. Bastava un paio di mesi di meno, quindi proprio, non lo so, è stato un miracolo quel post lì. Sì, no, Poi oggi infatti. con Play con Video non se lo fila più nessuno, quindi c'è anche l'effetto wow. Per essere i primi, essere pionieri vuol dire quello, cioè riuscire a essere visionari e riuscire anche a correre il rischio di beccarsi una shitstorm come se lo sono beccati loro. Quello vuol dire essere visionari e essere temerari anche. È così. E te lo porti però poi, Aspetta, non dico per sempre, se hai avuto la giusta visione, sei quello che ha inventato quello strumento così che... ma come si fa a fare un telefono senza i tasti? Ah no, bisogna avere tutti i tasti. Invece poi... Questo cosa vuol dire essere visionari? Partire per primi o rubare per primi, seconda, e avere il coraggio di sentirsi dire "Oh, fa schifo, cosa hai fatto, vergognati, nasconditi", e poi magari no. senza fucili puntati dietro, perché ti assicuro che l'innovazione presuppone che litighi sia da fuori che dentro, quindi insomma, Assolutamente. non è facile. No, ma assolutamente. Commenti? Allora, ce n'è uno che vi mostro, ma perché vabbè, è anche pro gruppo. Questo che è di Omar Cremon, spero di averlo pronunciato giusto. Valeva la pena fare sto gruppo solo per questo commento. Grazie. No, sì, però è il valore della condivisione. Cioè, nel senso, va con tutte le cose che ci stiamo dicendo, nel senso che condividendo poi tutto sommato si condividono le informazioni, le nozioni, tutto quello che volete, e poi in questo caso un altro ha un'idea,
dice, ah caspita, mettendo insieme questi pezzettini che ho capito lì dentro, io ho un'idea nuova, non so quale sia la sua idea, perché Io non lo so bene. sarei curioso di saperlo a questo punto, perché Beh, potrebbe essere una prossima diretta, però Omar, se vuoi dire qualche cosa nei commenti, oppure ne parliamo a parte, non so, vedi te, perché ovviamente hai stimolato delle curiosità. Assolutamente sì, perché assolutamente. Ecco, quindi allora, quello che sta succedendo nel mondo dell'intelligenza artificiale, io vedo un grosso scontro tra due parti, tra l'anima proprietaria chiusa e l'anima open aperta, che avviene a tutti i livelli, a partire dai dataset. Ci sono i dataset aperti, ci sono quelli chiusi, quelli che sappiamo benissimo cosa c'è dentro perché si può entrare a vedere e anche vedere le cose brutte che sono dentro, e gli altri che in realtà non si può dire niente perché in realtà non sappiamo a volte neanche che esistano. Devono esistere perché se c'è un'intelligenza artificiale c'è un dataset da qualche parte, però non sappiamo che esistono, non sappiamo dove hanno preso i materiali, non possiamo guardare dentro. Ci sono i service, per cui comunque qualcuno decide, non è solo questione di pagare per usare una cosa, ma qualcuno decide per esempio che certe parole non le puoi usare per fare il prompt, no? E dall'altra parte ci sono sistemi invece che ti danno in mano la chiave della responsabilità e ti dicono, guarda, con questa roba qui puoi usare tutte le parole, sei responsabile di quello che fai, ricordatene. Quindi io vedo questa cosa qua. Poi in realtà la cosa strana è che non c'è una netta separazione tra buoni e cattivi, perché poi salta fuori che quello che in una certa situazione è il cattivo perché è ambiente chiuso, proprietario, assolutamente bla 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 bla, bla, poi cambi un attimo argomento e salta fuori che... Allora, facciamo un esempio pratico. Il posto che ci ospita, Facebook, non è esattamente il posto più condivisivo di informazioni, perché sappiamo tutti che cosa succede, nel senso che ci usa, noi siamo la sua merce, no? E quindi in qualche modo si appropria di noi. Però per esempio Facebook sta facendo un grandissimo lavoro che rilascia in open source su modelli linguistici, sul linguaggio. L'ho scritto nel tutorial che ho fatto. Whisper, che è l'intelligenza artificiale rilasciata da OpenAI, quella che permette di, diciamo, da un video o da un audio avere il testo scritto o avere anche i sottotitoli. Le traduzioni, la parte delle traduzioni usa dei modelli di Facebook, che Facebook ha rilasciato open source. Quindi stiamo assistendo a questa cosa qui come se fosse una lotta in realtà tra concetti, perché in realtà non è tutti buoni da una parte e tutti cattivi dall'altra, a volte è qualche cattivo, cioè, qui in questo momento qua sei cattivo, però 2 minuti dopo sei buono perché hai cambiato atteggiamento, e c'è questa cosa stranissima. Però tutto sommato alla fine quello che succede è che di fondo un grosso motore di tutto questo è la condivisione, perché l'open source sta facendo tantissimo. Io sono dell'idea che l'open source in un certo senso stia trainando lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, perché poi anche tutte le cose che escono, anche Sora, l'ultimo annuncio devastante, mettiamo WoW, io penso che poi dentro quella roba lì ci sia tanto di open source, di meccanismi open source, perché poi delle cose sono già uscite e fanno riferimento a studi fatti da questo, da quell'altro, a quell'altro che hanno condiviso saperi. Deve essere la mia serata a pistolotti questa. Scusate. Metti anche il commento di Dario, che secondo me dice una cosa giusta. Ah, sì. Ecco, Dario, banalmente aumenta la produttività, ma aumentano anche gli standard. C'è sempre azienda A che con una nuova tecnologia si preoccupa solo di produrre più di azienda B. Di La storia è fatturare. che non ti danno più tempo di pausa caffè, ma devi lavorare di più perché, no? È vero. È vero, sì. Certo, c'è da chiedersi per arrivare dove, nel senso che... Esatto. Però vabbè, questa Beh, oddio, rientra nel discorso del modello. arriva comunque che il progresso alla fine ti sta comunque sempre spingendo a star meglio. Cioè, noi adesso forse stiamo discutendo più dal punto di vista stipendio, però cioè,
abbiamo comunque un tenore di vita adesso che anche solo 50 anni fa neanche l'avresti mai immaginato, secondo me. Il problema non è tanto, cioè la produttività è ok, ma deve essere una produttività per tutti, è solo lì. Banalmente ci Sì, sono alcune ipotesi, poi lo sapete, no? La robotizzazione, Rise of the Machine, tutte queste robe qui. Quelle sono tutte cose che aumenteranno la produttività di misura, ma aumenteranno anche, beh, chiaramente diseguaglianze, capitale, bla bla bla, ma aumenteranno anche le soglie d'ingresso al mercato del lavoro. Poi Davide mi può anche dire la sua, ma in realtà c'è una grossa carenza di competenze. Cioè io banalmente mi faccio un esempio di oggi rispetto a 10 anni fa. Quando cerco una persona che lavori con noi, e non è che siamo una NASA, no, oggettivamente, fino a qualche anno fa c'erano standard un pochino più bassi e tu prendevi l'apprendista, te lo curavi e lo portavi a diventare dipendente, poi senior, eccetera, eccetera. Adesso le risorse che ti servono sono devono essere talmente tanto più skillate dal giorno 1 che è difficile anche per chi entra nel mercato del lavoro essere adeguato a quello che viene cercato. Io non so se pure da voi, Davide, avete questo tipo di problema un po' qua, ma i requisiti in ingresso stanno aumentando. Secondo me il problema è questo qui, perché c'è una tecnologia che ti aumenta tutto. Ma per mia personale esperienza è sempre meno il tempo che gli si può dare per diventare produttivi. Cioè, È l'altra faccia della medaglia di questo, certo. esatto, cioè, a noi è capitato adesso di avere una nuova risorsa in stage. No, non è che risorsa in stage, cosa sto dicendo? Diciamo una nuova risorsa. E comunque ci stiamo veramente facendo in 4 perché possa essere già parte del meccanismo produttiva in tempi brevi, in tempi che secondo me non sono quasi naturali per assurdo. Parli di 2-3 settimane adesso, secondo me. Un mese, un mese è l'anno. tanto, ma per me non ha senso, però mi rendo conto, perché io non sono un imprenditore, però gli imprenditori hanno aspettative di questo tipo, tant'è che chiedono questa nuova risorsa e anzi gli passano già un determinato tipo di progetto che poi realisticamente non può affrontare in autonomia, per cui poi vabbè, bisogna entrare e metterci una pezza. Sì, tu guardi questi poveracci che escono dall'accademia piuttosto che... Sì, ma perché come fanno? c'è una cosa che comunque, adesso io di nuovo parlo in termini romantici, sono un vecchio dinosauro, abbattetemi, però c'è l'esperienza è una cosa che comunque richiede anche un po' di tempo, un po' di capire anche soltanto il contesto lavorativo da un punto di vista delle relazioni all'interno del quale stai calando, richiede tempo, devi capire certe dinamiche, non è soltanto una questione di soft skills, hard skills, è anche una questione di feeling sulle cose e questo richiede tempo. Essere subito operativi, non siamo cacchio, non mi funziona la candela della macchina, prendo la candela, cambio la candela, questa è subito produttiva, boh, via. Cavolo, ci vuole un po' più di tempo e a volte non è concesso. Quindi questo sì. È uno dei motivi per cui le rotazioni sono sempre alte, specie su Milano, è una roba... Sì, Campinano 2 poi te ne devi andare. Esatto. Quindi rispondendo a Dario, così aumenta la produttività, secondo me benissimo così, occhio pure alla sostenibilità, ecco, che la stiamo trascurando un po' secondo me. Sì, c'è qualcosa che secondo me per strada stiamo un po' perdendo, altre cose le stiamo acquisendo, per cui insomma non so se andiamo via in pari alla fine nel bilancio. Comunque è sicuramente qualcosa che paghiamo, ecco. Abbiamo tanto, come dicevi tu Marco, abbiamo anche degli standard, un tenore molto alto, ma lo paghiamo comunque nel quotidiano, secondo me. Sì, però paga sempre di più chi entra in realtà,
Quindi Di sicuro. c'era uno dei pochi motivi per cui non vorrei più avere 20 anni. È questo qua. No, beh, 20 anni però con i miei 168 milioni di euro, sì, cavolo. Andiamo sempre lì. Quello ti finanzi proprio le ricerche sull'ingiovanimento e ti fai un Cavolo. Io farmaco. sogno una factory dove si mettono insieme un po' di persone e si fanno cose. Faccio cose e vedo gente, ma lì me lo posso veramente concedere. Faccio cose e vedo gente dalla mattina alla sera. Faccio cose e mi compro persone. Compro gente, compro cose, faccio cose che mi compro. Vabbè, utopia. Questa è adesso. Se me ci siamo con i commenti, non mi sembra che ci siamo persi nulla. Sembra anche a me. Faccio un rapido ripasso. Quindi pure oggi abbiamo sforato un'ora di un'ora. Bene, ottimo. Sarà curioso vedere domani eventuali reazioni. Vabbè, direi che comunque abbiamo chiacchierato tanto. Sì. Spero di qualità, anche, non soltanto di quantità. Spero. Allora, di grande quantità e qualità, perché questa cosa di far confluire un po' le proprie attività con quelle lavorative, legandole all'intelligenza artificiale, è un tema che oggi abbiamo inaugurato in forma video, diciamo. Però sotto traccia c'è da tanto tempo. Quindi più lo approfondiamo tutti assieme, meglio, sicuramente meglio ci troviamo. Pensa allo stesso tipo di format tra, non dico tanto, tra 6 mesi, come sarà sconvolto tutto quanto, cioè l'io, me, un'altra persona, dirà cose completamente diverse o comunque in un panorama completamente sconvolto di nuovo da una serie di novità che sono arrivate nel frattempo. Ma sai che secondo me invece no, perché adesso c'hai l'atteggiamento di pensare sto dicendo X, ma in vista di chissà che. Cioè, ti faccio un esempio perché una frase non si è capita. Quando è uscito Sora qualche giorno fa, e a me non mi ha stupito. Cioè, fucilatemi perché sono pazzo, senza. Però era nelle cose, cioè chi segue già da un pochino di tempo il settore come noi, come tutti questi nel gruppo, non possiamo dire che non ce l'aspettiamo. Cioè, come io mi aspetto che a breve ci sia il 3D, che riprenda un pochino in maniera sensata la realtà aumentata, che riprenda il concetto del gemello digitale, di assistente personale. Io credo che il Marco di oggi parla un'altra lingua rispetto al Marco dell'anno scorso, banalmente, cioè altri termini, altre cose. Però il Marco del 2025 non so quanto sia ancora verginello, diciamo, da questo punto di vista. Cioè, non stupisce più niente. Cioè, tu forse non avere più questo senso dello stupore. Non è che stiamo perdendo un po' il senso dello stupore? Ma secondo me sei solo entrato in una linea di progressione che sai che lo step dopo è quello là. Cioè, Cavolo, testo, immagine, movimento, quindi video, 3D, quindi 3D. Seguo il tuo ragionamento, anch'io devo dire, l'uscita di Sora, chiaro che è stupefacente, però è logica rispetto a quello che si sta profilando, secondo me, per cui seguo il tuo pensiero. Però a me manca quella, forse, quello stupirsi ogni tanto. Dove mi stupirei io? Quando vedo il senso. Cioè, se tu mi esci con uno strumento che, a parte il maquillage, le cose belle da vedere mi dà anche un significato, allora là sicuramente rimango per terra. Però per ora è solo una roba muscolare, non so come dirti, ti faccio vedere quante turbine c'è un motore, non di certo, più. ma è così con tutte le nuove tecnologie. Prima arriva la sgrossatura, poi arriva
ti faccio vedere, poi c'è l'assestamento e poi arriva qualcuno che lo usa e ci fa il senso. C'è la mia Esatto. gatta. Sora, quando ci sarà un Fellini che prenderà Sora e ci farà il film di Fellini all'epoca di Sora, parlo di film perché si tratta di video e perché penso al lato artistico, mettiamola così, però ecco, tanto per capirci. E allora lì avremo il senso, ma caspita, l'idea l'idea di un Fellini del XXI secolo per fare questo, se prima non c'è lo strumento, non ci potrà essere neanche Fellini. Ma c'era il tempo di diventare Fellini? Cioè, se io adesso faccio la Bella domanda. fellinata con Midjourney, ma chi gliene frega che fra un anno tanto c'è quella in 3D? Cioè, ci vuole pure tempo per affermarsi in qualche modo, e qua è tutto velocissimo. Guarda, Ah, lo trovi te? Dario, il senso il più delle volte lo trovano gli utenti più dei creatori. Infatti è esattamente quello che sto dicendo io, nel senso che arriva il Fellini utilizzatore che dice, ah caspita, ho l'idea, la uso. Perché? Perché adesso c'è lo strumento. C'è anche da dire una cosa, che è una cosa che sto osservando da tempo, che si sta creando una nuova figura, secondo me, di autore che è allo stesso tempo artista ma anche tecnico, no? Per cui Rafik Anadol, che dicevo prima, lui se la crea l'intelligenza artificiale, parte dalla creazione del dataset, fa tutte le parti tecniche, decide l'algoritmo, lui e il suo team, d'accordo? Quindi non solo costruisce il video che vediamo sullo schermo, ma costruisce letteralmente anche la macchina, software e hardware, no? La progetta e la costruisce. Questo in grande, ma abbiamo anche esempi nel gruppo di chi riesce a sviluppare, lavorare sulla parte open source, sviluppa, ma è anche capace di mostrare un lato artistico. Quindi Creativo. esatto, io vedo che questa cosa qui, secondo me, è una nuova figura, che poi non è tanto nuova in realtà, però diciamo è una nuova figura che, un po' come questi strumenti sono democratici perché poi chiunque può usarli, perché te lo scarichi sul tuo computer, basta che e lo puoi usare, eh, a- anche come figura di autore completo, adesso non so bene, ci sto ragionando su questa cosa qui, comunque di autore completo, eh, penso che assisteremo a un'esplosione di questo tipo di autori completi, appunto perché si sta diffondendo lo strumento che può andare in mano a tutti e lo strumento che può andare in mano a tutti dà la possibilità alla persona che prima non poteva esprimersi perché di esprimere un lato autoriale, creativo che prima non riusciva ad esprimere. Sai qual c'è? È un problema che però secondo me bisogna pure valutare, è l'attenzione. Cioè, tu Fellini sei diventato Fellini quando al cinema c'erano, che so, 100 registi, un solo canale, 2, facciamo TV e cinema, e stop. Tu che oggi hai 1 miliardo di canali, un casino di contenuti, poi infiniti contenuti, infiniti autori, perché poi sono infiniti pure quelli. Come ti affermi? Come fai, anche se hai fatto una cosa meravigliosa, tecnicamente fantastica, piena di significato? È più difficile farti vedere, Nuovi o almeno strumenti hanno nuovi spiccare. problemi, ma nuovi strumenti danno anche nuovi problemi. Caspita, complicatini E sti problemi. Lo so, però poi alla fine una cosa di quel tipo lì, è vero, ci sono infiniti canali, infiniti autori, infiniti tutto quello che vuoi, però poi alla fine anche noi, nonostante questa cosa qui, probabilmente abbiamo dei nostri profili di Facebook, dei nostri profili di Instagram, dei nostri profili che seguiamo perché quei contenuti che hanno, che mettono a disposizione, ci interessano, ci hanno colpiti, li troviamo interessanti. E allora, tutto sommato, siamo nell'epoca in cui c'è l'autore che dalla sua stanzetta può diventare famoso perché becca il momento giusto di uscire su Facebook o su Instagram o su Spotify, non lo so, e si trova a beccare l'ondata positiva giusta
e da 1, 10, 100, 1000 follower poi passa 1 milione, 1 miliardo, 10 miliardi. Ci sono i casi di artisti che dalla cameretta, no, sono passati a essere artisti famosissimi, no? A me viene in mente Billie Eilish, per dire, che il suo primo disco si era creato in cameretta. Ma ci stanno pure molti comici della stand-up, per esempio, che su Instagram stanno... Per dire, no? Quindi alla fine è vero quello che tu dici, però è come la storia di Instagram che dicevo prima. Su 1 milione di foto di rose rosse che se vai dentro, mi sembra che l'ultima volta che ho provato mi diceva che era 1,5 milioni le cose che vanno dentro come hashtag Red Roses. Beh, su 1,5 milioni di quelle valide, nelle prime videate che vedevo, perché non è che sia nato 10, 20, beh, non è che 1,5 milioni vuol dire che è tutto 1,5 milioni opere artistiche, vuol dire 1.499.999 delle cafonate, delle cialtronate, e poi in realtà gli autori, poi magari cosa succede? Che magari ho scoperto, puoi trovare quello che non aveva la macchina non aveva i soldi per prendere la macchina pellicola per imparare lo sviluppo, non aveva i soldi per comprare la macchina digitale e il programma figo che le post produce, però lo smartphone l'ha potuto prendere perché costa poco e le app per lavorare sullo smartphone ci sono perché sono gratuite, costano poco, e ha potuto farsi vedere, magari si è fatto anche conoscere. Quindi vedo che scuoti la testa. Uno su 1000. stavo pensando ai meme, quindi sì, è Ok, assolutamente un uno su meccanismo. 1000, uno su 10.000, però vabbè, alla fine tutti contiamo, tutti contiamo e speriamo di essere quell'uno su 1000 su 10.000, no? Perché se non avessimo questo sogno di essere questa cosa qui, non saremmo neanche sui social a mettere in mostra le cose che facciamo. Guarda, ci stanno alcuni studi di marketing online che hanno esaminato sta roba, praticamente ti dicono che tu sei in grado più o meno di essere riconosciuto, di rendere la tua attività principale, ecco, quella che stai facendo, se c'hai almeno 1000 persone fidelizzate che ti seguono, che poi vabbè diventa potenzialmente 1000 esponenziale, vabbè. Però sta roba qui pure è stata studiata e parametrizzata. Quello che io penso è che sia molto più difficile, cioè molto più semplice farsi una cerchia, che poi diventano poco più che amici, fai finta questo gruppo. Questo è molto più facile di prima, è molto più difficile farlo esplodere. Cambia banalmente il meccanismo della notorietà. Poi se tu vedi chi diventa famoso oggi, mediamente dura poco. Ma Non ce ne accorgiamo, ma è così. La mia domanda barra provocazione è: visibilità uguale valore? Cioè Sì. nel Adesso senso sì. che secondo voi viaggiano veramente in modo democratico e di pari passo la visibilità? Assolutamente no. Sono due cose slegate. Io Però risponderei può in essere, maniera diversa. secondo me sono due cose slegate per come come sono i vari meccanismi. Può essere che uno riceva visibilità perché è bravo, non Ok, perché ma non No, tu necessariamente. dici valore, aspetta, allora mettiamoci da che valore nel senso artistico, tu dici, non Sì, sì, beh, valore Sì, allora artistico, sì, diciamo assolutamente. portata valoriale per quello che fai, che tu sia copywriter, creativo, non lo so, di qualsiasi tipo. Cioè, io non lo so, mi riferisco alla musica, anche qua abbattetemi, sono un vecchio dinosauro, però vedo visibilità a miliardi di streaming su cose che non sono necessariamente, a mio modestissimo parere, per cui molto piccolo, non sono necessariamente contenuti di valore, però hanno una quantità di visualizzazioni che secondo me sono spropositate. Che però non sono manco vere. Quindi, insomma, non sono nemmeno vere perché
Sì, lascia Il stare. punteggio di quella roba lì non è io ho sentito una canzone, sono inciampato in questa cosa rumorosa, questo è più... che poi il valore dipende da quello, ma adesso se torniamo all'aspetto economico, tu stai su piattaforme che basano la loro ricchezza sull'attenzione. Quindi tu più sei bravo a far tenere la gente sul mezzo, più in maniera diretta o indiretta, ma anche economica, più ti remunerano. No, per cui visibilità e valore per certe piattaforme sicuramente, anzi, è proprio così. Valore culturale no, perché... No, io parlo di quel tipo di valore, cioè valore dell'opera, valore del pensiero che c'è dietro, non so. No, quello secondo me è proprio un concetto che è contrario alla massa. Cioè, raramente ciò che è di massa è di valore. Quindi risposta semplice, ognuno se lo cerca il suo. Penso ci siano. Sentite, visto che io faccio il poliziotto cattivo nel gruppo, Piccone finale. no, vedo che si è fatto una certa, Andiamo a perché dormire. sono quasi le 11:30. Che, abbiamo detto un sacco di cose. Sì, è vero, Massimo. Scusate, l'ultimo Sì. mi sembra giusto, è assolutamente vero. Sì, Uno però cerca capita di diventare, spesso. capita. Capita. Mi piacerebbe dire che mi piacerebbe avere questa cosa qui, però fatta nella realtà, fare un raduno e sederci a tavola e chiacchierare, mangiare qualcosa e guardarci in faccia tutti insieme o un po' di persone. Non sto lanciando il raduno, è solo un sogno. Pizzata. La pizzata, esatto, la pizzata di gruppo, no, di classe. Vedi, fra Nonnetto, secondo me, ci Sì, però serve. visto che siamo un po' sparsi fra tutta Italia, facciamo la pizzata di Milano, la pizzata di Roma, la Siamo la pizzata... pizza più lunga del mondo che unisce i due capi dell'Italia. Ecco. No, allora, direi che dal mio punto di vista è andata oltre quello che mi sarei immaginato, ma nel senso che siamo partiti in realtà senza avere un programma, avere una scaletta così. Era chiacchiere fra tre amici. Diciamo che ecco, la nostra scaletta era facciamo delle chiacchiere fra tre amici, di cui uno che concentrava su di sé l'attenzione perché aveva anche delle cose da far vedere e da dire, con due che gli fanno domande. Niente, a me ha fatto molto piacere questa cosa qua, ha fatto piacere vedere che di cose da dire, poi se ci si mette a raccontare, a parlare, ce ne sono davvero tante. Mi farebbe molto altrettanto piacere che poi questa cosa qui, questo tipo di cosa interessasse anche gli spettatori, quello che dico, vediamo poi i commenti a posteriori nei prossimi giorni. Stiamo già lavorando a un'altra diretta, completamente diversa come tipologia perché ci piace cambiare, quindi non sarà il webinar, non sarà un incontro con l'autore, sarà un'altra cosa ancora. E poi se c'è qualcuno che ha cose da raccontare, ripeto la proposta così, fatevi avanti, contattateci e buttate il cuore oltre l'ostacolo. Eh, diciamo che salutiamo tutti e io adesso vado a mangiare. Quando faccio queste cose mangio dopo. Sempre con il fuso orario di Melbourne, tu, eh? Sempre New York, dai, New York. Questo ti scrive alle 3 di notte, lascia perdere. No, lo so. Non tocchiamo l'argomento. Si risponde alle 4 di mattina. Infatti. Va bene, grazie a chi ha seguito, grazie a chi ha commentato, grazie a chi butterà un occhio guardando la registrazione, ascolterà la registrazione, tutte queste cose qui. A breve il tempo, diciamo, tecnico dello strumento di StreamYard di renderlo disponibile sul gruppo, poi lo metterò anche sul canale YouTube, in modo tale che sia possibile accederci da varie parti e condividere. E niente, grazie a tutti. Grazie a Davide che si è Grazie prestato molto generosamente di essere il primo a testare questa formula. Grazie a voi, è stato divertente e formativo perché comunque è sempre interessante poter confrontarsi e
tirare fuori qualcosa di sé comunque aiuta un po' a capirlo meglio, assolutamente, per cui è molto interessante, grazie. Va E bene. grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Buonanotte a tutti ragazzi. Saluti finali, ciao. Buonanotte, ciao ragazzi.